Quindi io inizio a capire qualche cosa nella confusione e vedo praticamente mio babbo in mutande venire oltre, da attraversare la pista, roba che se prende qualche cosa anche lui andiamo tutti e due all'ospedale, non è che mi porta solo a me. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un'altra puntata di Mic Bubble. Come sempre con me il mio co-host Filippo Carloni H. Fishy. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao Phil, benvenuto. E oggi insieme a noi come ospite abbiamo il nipote della cugina di mia nonna che poi vi sveleremo perché. E oltre a questo pilota al momento part-time, che però spesso dà la paga anche a piloti full-time. Non si troverà in disagio davanti ai microfoni, questi sono dei microfoni, perché tra le sue tante attività fa anche il commentatore direttamente da Riccione con il numero 54 Mattia Pasini. Ciao Paolo. Ciao Matti. Ciao Andri. Ciao Matti. Finalmente ciao. Andri, Benvenuto. Innanzitutto Matti, ma dove cazzo siamo? Questo ovviamente è un estratto dell'esatto. Prima parlavamo di politica corretta, televisione. Vorrei subito appunto parlare di questa cosa ringraziandoti perché siamo qui alla Restec, dove abbiamo ritagliato anche il nostro studio. Perché tra tutte le cose che hai detto in questi anni, sai, quando non hai niente da fare, ho fatto anche una piccola azienda e sono veramente molto contento di potervi ospitare tutti qui da me, perché dai, mi dà gusto, ecco, mi sarebbe piaciuto che l'avessero fatto con me, quindi ci dà gusto anche noi, ti ringraziamo perché è un posticino veramente delizioso e voi non vedete ma là dietro stiamo bene. Sì, no, veramente, grazie Matti, ci tengo a ringraziarti in questa puntata in subito perché appunto dopo poi ti do l'Iban. Sì, alla fine della stagione di questo podcast ti pagherò. No, scherzo, non ti preoccupare che non ti pag. No, però ci tengo veramente a ringraziarti per mettere le cose in chiaro. Sì, no, ci tengo a ringraziarti perché questo podcast è nato, come sai, in un momento mio di particolare. Da raccontare. Allora, sì. eravamo a Milano in un pub, tipo perché Mig era venuto a fare la puntata di commentare con noi e a fare la puntata di Race Anatomy, e allora la sera siamo andati a fare un giro a Milano, io e Mig, e mi ha iniziato a parlare di questo podcast, di quest'idea, e io gli ho detto cavolo, dimmi cosa ti serve, facciamola, perché era un'idea secondo me azzeccatissima, dove comunque come posso dire, con le tue conoscenze puoi arrivare a un pubblico secondo me molto vasto, e soprattutto è una figata perché puoi parlare delle cose più intime dei tuoi amici davanti a tutti, cose che noi facciamo tutti i giorni ma magari gli altri non sanno. Esatto, cioè il nostro obiettivo è il format. Esatto. Sì, dai, di fare una chiacchierata strapiacevole, e ovviamente immagino che parlare tra di noi non è come parlare in televisione con i giornalisti o in altre situazioni, insomma. Esatto. E comunque appunto ci hai aiutato in un momento fondamentale, perché se non già senza avere un posto in cui fare, appunto, creare una situazione del genere, uno studio per il podcast, era difficile essere già qui oggi a questo punto, quindi dove siamo? Siamo alla tua Restec. Sì. Detto questo, di Misano, perché magari non si sa. Sì, certo. Misano World Circuit Marco Simoncelli. No, l'ho sottolineato perché era anche il luogo della citazione di Andrea all'inizio di questa frase. Esatto, perché da dove sono partito dalla prima frase, insomma, ci ricordiamo della stesa di Barberà al Curvone, ma ci arriveremo, perché la prima domanda, come sempre, è: come stai? Ciao Matti, partiamo da zero, come va? Come stai? Ciao Andri, allora devo dire che onestamente sto piuttosto bene, a parte che giovedì in un contatto a Pomposa mi sono rotto una costiccia, però alla fine ci siamo abituati, quindi sto bene, sono contento, tanto impegnato sicuramente,
però non mi lamento, ecco, diciamo che quando vado la sera a dormire mi sento soddisfatto delle mie giornate. Grande, ma infatti come primo spunto quest'anno ti abbiamo già visto in pista al Mugello e ti aspetta qualche altra gara? Allora, sì, ho In fatto programma? Barcellona-Mugello e farò anche Austria-Misano. Quest'anno abbiamo deciso di farne 4 con questo progetto che magari dopo poi ti racconterò un po' meglio da dove è nata sta mezza follia, perché alla fine è una bella follia. Ma direi di affrontarla subito, Ma tanto infatti, nel senso, sì, perché sì, bisogna mi è sempre incuriosito. subito, sì, ok, bisogna va bene. sottolineare che tu fai delle wild card comunque col furgone, tra virgolette, sbaglio? No, senza tra virgolette, Esatto, proprio col furgone, quello mio, quello che vengo in range, vado a Sempre fare lui. le gare del mondiale. No, allora, sostanzialmente è nata un pochettino da una scommessa, no? Perché 2019 purtroppo sono successe delle cose per cui il 2020 non sono riuscito a correre, mi è rimasto un pochettino, come posso dire, Nel gozzo. esatto, ce l'ho ancora qui, no? Perché la mia carriera è stata fatta, no, è stata fatta, è fatta di momenti che mi rimangono sul gozzo. Quindi praticamente a un certo punto ero a casa e ormai non sono più un ragazzino, cosa che oggi va molto di moda, perché oggi è molto più di moda essere giovani che essere veloci. E questa qui è una cosa purtroppo da una parte giusta, perché forza ai giovani, ma però forza ai giovani meritevoli. Non è che per forza, se sei giovane, devi andare a correre. 20 anni fa correva gente anche grande, anche in 125 passa e era gente che andava. Esatto, no, ma soprattutto poi chi arrivava, i giovani come me che sono arrivati in 125 nel 2004, ti confrontavi con un Roberto Locatelli, con Jurici Ui, con Stefano Perugini, con gente che erano dei degli specialisti delle categorie, no? E quindi non solo imparavi tantissimo, ma ti confrontavi con chi aveva tanta esperienza, quindi questo voleva dire crescere molto più in fretta, secondo me. Mentre invece oggi, per fortuna da una parte, perché comunque ci sono per fortuna tanti giovani veramente molto forti, però è molto più difficile trovare quei segreti che, no, chi arrivava nel mondiale una volta riusciva ad apprendere da quelli con più esperienza. Cioè riuscivi uno che aveva voglia di imparare imparava molto di più, secondo me. Ecco. Certo. E quindi tornando adesso di nuovo alla mia scommessa, avevo 2 soldini da parte, ma proprio 2, perché comunque non è che galleggiamo nell'oro, però ho deciso di comprarmi una Moto 2 con quest'idea in testa che ho detto ok, va bene, allora sai cosa c'è? Non ho la possibilità di fare tutta la stagione in questo momento. Voglio fare come si faceva una volta, andare a fare il campionato italiano, o piuttosto quando io facevo il campionato italiano o la gara di minimoto, che ti prendi la tua moto e vai a fare le gare, no? E sono partito da questa idea, quindi mi sono comprato una moto e poi parla con quello, no, ma te dovresti fare, perché non corre il Mugello, perché non fai quello. Allora ho detto vabbè dai, voglio provare a fare una gara secca. Questo appunto mi parli del 2019? No, ti parlo del 2021, Ok. perché 2019 proprio non c'era niente, lì Niente, non c'era ancora neanche l'idea. neanche la possibilità proprio economica. E quindi a fine 2021 compro questa moto da Mark VDS e mi viene questa idea, quindi dico ok, proviamoci. Ma proviamoci vuol dire supportare un costo, non è solo comprare la moto, ma per andare a fare una gara ci sono dei costi che sono importanti, diciamo così, no? E allora ho iniziato un pochettino a chiamare, a sentire tutti quegli amici o quelle persone che mi hanno aiutato nella mia carriera, raccontandogli di questo, non sogno, di questa sfida, di questa scommessa, no? Di andare a fare una gara di mondiale con la mia moto, il mio furgone e fatta un po' come fatta un po' come una volta, no? tempi. Cioè per fare un pochettino, per trasmettere l'essenzialità della cosa, cioè per andare a fare le corse oggi sembra che quando vai in pista sia l'ultima cosa, invece deve essere la prima cosa, no? Quindi io sono partito da zero. A Jerez, premetto, volevo fare questa cosa con Paolo Simoncelli, perché comunque Paolo, oltre a essere un proprietario di un team in Moto3,
comunque è stato un po' un mio secondo babbo, no? Uno zione, uno no? zio, Uno zio. ecco, esatto, uno zio, dato che siamo cresciuti insieme, comunque siamo sempre stati un bel gruppo. E dopo tutto mi è venuto in mente di fare questo. Quindi porto avanti tutta sta cosa con Paolo. Sì, la facciamo, dai, cerchiamo il budget. Tutte queste persone che nella mia carriera mi hanno aiutato si sono rese disponibili e si mette insieme questo budget un pochettino risicato all'inizio, però ho detto dai, vabbè. Per fare una gara. Prendiamoci un rischio, e tanto chi non risica non rosica. Proviamo questa cosa, ci mettiamo d'accordo e poi ci dovevamo vedere a Jerez, al Gran Premio di Jerez, per andare a parlare con l'IRTA per fare questa wildcard. E quindi Paolo, insieme anche a Marco Grana, tra l'altro, ci sentiamo, mi chiama venerdì, mi fa vieni qua perché c'è un problema. Vengo là, cioè già trova il budget, compra la moto, già quando ti dicono così comunque... esatto, mi fa, sono andato a parlare all'IRTA e la wildcard non ce la fanno fare perché io faccio la Moto 3 e per fare la wildcard in Moto 2 devi essere iscritto al campionato della Moto 2. Okay. No? Perché non è più come una volta che te col team fai un Mick Bubble vai e ti iscrivi. No, ti devi per forza appoggiare ad un team esistente in quella categoria. Anche per una singola wildcard? Anche per una singola wildcard. Questo negli ultimi 3-4 anni è cambiato il regolamento. Sì. Esatto. E quindi lì mi è un po' scesa la catena. E questo era venerdì di Jerez, e tipo Mugello era dopo un mese e mezzo, sì. Premetto. E io ero sempre a casa con questa moto, cioè quindi quando dico moto, basta, una coppia di cerchi come quando andiamo a girare a Misano di scorta e 2 o 3 pezzi, tipo 2 carenature, una minimo carenatura. indispensabile, Esatto. diciamo. Quindi ho iniziato a girare per il paddock come un matto e dire ma da chi mi posso appoggiare? E mi è venuto in mente Roger Marcaccini. Roger, allora... Esatto, Roger. Ciao Roger. Ciao, salutiamo il grande Roger Marcaccini. Ciao Roger. Ciao, Roger. E mi è venuto Roger che in quel momento lì, dopo l'avventura di Polaris World 2008, è andato a lavorare da Spar ed è un uomo a Spar da tanti anni, no? Sono andato nel box, Roger non c'era, ma c'era Martinez, c'era Orge, no? Quindi sono andato da lui, gli ho detto guarda, ho questo problema, vorrei fare la gara. Lui mi si è girato e mi fa ok, la facciamo insieme. Vieni da me, non c'è problema. Grande Orge Spar. Ciao Orge. E quindi da lì siamo partiti, solo che tipo mancava tutto il resto. Non lo so, tipo le termocoperte. Niente, dai. Tipo la cassetta dove tieni gli attrezzi per lavorare, il computer per scaricare i dati. E quindi in questo mese e mezzo io insieme al mio babbo ci siamo detti ok, abbiamo un mese per organizzare una gara di mondiale. Per trovare tutti i pezzi. Trovare i pezzi, mettere insieme la squadra di cui sin dall'inizio ha fatto parte il Biagio, Massimo Biagini, perché era un po' nella mia stessa condizione. No? Che era attuale capotecnico, già anche quest'anno. Esatto. E quindi è stato un mese e mezzo d'inferno, Mig. Non te lo sto neanche a dire. Cioè, quindi... Già i team fanno fatica e hanno beghe, insomma, pensieri. Che sono 15 persone. Esatto, immagino da solo a buttare su un team. Tipo io facevo, perché già avevo la Restec, quindi la Restec era all'inizio, e all'inizio di un'azienda, dato che è partita da un'idea, da un foglio bianco, non è che c'hai 20 persone, eravamo in 3, facevamo tutti e 3 altri lavori, quindi vai alla Restec la mattina, poi vai in palestra perché ti devi allenare, perché comunque bisogna far bene, quindi vai a allenarti, e poi finito questi 2 prime tranche, dalle 5 di pomeriggio fino a mezzanotte, orario inoltrato, esatto, a volte anche le 2, le 3, insieme a Paolo Picchi che mi ha dato una mano a fare gli adesivi, piuttosto che chi mi ha verniciato le carene, una cosa e un'altra. Fatto sta che siamo venuti pronti il martedì sera alle 2 del Mugello. Un grande classico fino all'ultimo. Cioè proprio alle 2, e mio babbo, perché il furgone lo guidava mio babbo, è partito mercoledì mattina alle 7, 5 ore di sonno. Incredibile. Bellissimo, sì, è stato veramente un momento, tipo quella sera lì alla fine abbiamo stappato tutti una birra. Ve la meritavate, diciamo. Abbiamo detto fatiga. Ce l'abbiamo fatta, e da lì siamo andati al Mugello, è stato un bel weekend. In tutto questo ho dovuto anche trovare le persone che comunque
sai, io ho lavorato con tante persone nella mia carriera, ma molte lavorano ancora, no? Quindi, siccome io sono una persona che ha bisogno di fiducia intorno a sé per poter dare il massimo, e trovare delle persone di fiducia quando c'è un campionato in corso è molto difficile, no? Perché c'è chi lavora per un team, chi lavora per l'altro, chi è occupato. E in tutto questo ho conosciuto Alessandro Ciatti. Ciao Ale. Grande Alessà, ciao Alessà. Esatto. Grande. Che mi ha consigliato il capotecnico di Bulega, Tommy Raponi, altro mio capotecnico. Bene, che noi salutiamo tutti, perché sì, tutti amici, bello, perché comunque si parla sempre, no, dei piloti, ma intorno ai piloti ci sono tantissimi personaggi fondamentali, no? Un circo. E quindi andiamo al Mugello e io non sapevo cosa aspettarmi, sono sincero, perché ultima gara fatta, Misano 2021 sotto Covid, quando ho rimpiazzato Martin, che comunque non era andato malissimo. Ok, KTM Timaio. Ma l'ultima stagione vera era il 2019, quindi erano passati tipo 3 anni, no? C'è sempre incertezza quando non si corre per così tanto tempo. Sì, attenzione, premetto. Test fatti prima di questa gara, un giorno e mezzo in mezzo agli stradali a Misano. Esatto. Quindi sono andato al Mugello, ho detto vabbè, vediamo. Mal che vado lì, mi diverto, vado in moto, tanto alla fine a me quello che mi dà gusto è guidare la moto, e guidarla nelle piste belle, guidarla, cercare di portarla al limite, quello che viene. E niente, siamo entrati in pista, faccio il primo run, guardo la televisione, rientro nel box, io mi cercavo, avevo fatto mettere la seconda pagina. Come Franco a Portimao quest'anno, che te l'ha raccontato, che è arrivato, cercava da metà classifica in poi, dove sono, era primo tipo. Quante eri? Immagino che sia andata uguale. Esatto, tipo perché da noi in Moto2 c'è anche la seconda pagina, in MotoGP c'è solo la prima, ma da noi anche la seconda, quindi avevo fatto mettere proprio la seconda. Cavolo, non c'ero, giro. Non va a traspondere. Esatto, ero secondo. Bam. Ho detto, ok, ho detto bene. Ce la ricordiamo. E da lì è partita tutta questa avventura che si è tramutata in notti insonni, perché dopo negli anni si è evoluta, no? Ma io quello che mi chiedo io, no? Vivere tutte ste beghe, perché sono beghe vere. Cosa ti spinge? Perché? Ti spinge il fatto di voler correre un altro po', di avere 3 possibilità, perché sono beghe vere, capito? Di sicuro ho tanti impegni appunto per organizzare tutto. È un investimento devastante. Questa qui è una bellissima domanda, perché spesso me la faccio anche io, no? E che dico, ho bella 40 anni, 39 tra un mese e mezzo, e dico, ma un po' meno, no? Non va bene, perché le vai a cercare col lanternino? Però poi mi do la risposta che alla fine mi spinge la passione, mi spinge il fatto che nella mia vita ho imparato a non mollare fino a che è possibile, perché non voglio avere nessun rimpianto, no? Quindi fino che ce l'ho e fino che riesco a avere la forza per farlo, le persone che mi aiutano per farlo, io non mollo niente. Perché infatti mollare? Cioè, perché tipo, se andassi in pista, e penso che arriverà quel momento, no? E dici, ok, vedi la nuova generazione che ti fa un culo così, e dici, vai, basta, no? Cioè, succede, è arrivato il tuo momento, come è arrivato per tutti. Però tipo, andare in pista 2 volte all'anno fino all'anno scorso, quest'anno 4, e trovarsi sempre lì davanti, avere la possibilità di stare in top 5 piuttosto che in top 10 in un campionato del mondo, significa che ancora si può fare qualcosa. Perché è vero che mi costa tantissimi sacrifici a livello di tempo, a livello di sacrifici familiari, a livello di sacrifici economici, perché comunque affrontare una cosa del genere mi sono reso conto che è veramente molto impegnativo. Però mi fa anche dire, cavolo, quando vado lì davanti e al Mugello sono il primo italiano e parto in seconda fila, e mi dice, allora però sono va segnali. bene, hai fatto bene. No? Mi dà gusto, ecco. Certo. Anche perché mi sembra un caso raro correre a questi livelli così alti con questi mezzi, cioè è davvero una roba di altri tempi. Allora, io mi sentirei gratificato più da questa cosa, anche se arrivassi a che Dio rispetto al 20°, hai capito? Ma allora sì, l'idea è stata proprio quella cioè, poi c'era
c'è una storia che con Enrico quest'anno, che è uno dei miei meccanici, è venuta fuori, che io già ho in testa da qualche anno, ma sono quelle idee che puoi fare o una grandissima figura di merda, oppure puoi fare l'idea del secolo, no? Perché proprio l'idea è quella di concentrarsi sulle priorità delle corse. Quindi cosa serve per fare le corse? Servono delle persone fidate, che sappiano capirti nei momenti belli e nei momenti brutti, e serve una moto a posto, che con la moto a posto te la mettono a posto quelle persone, no? E quindi tipo il sogno proprio finale è quello di riuscire ad arrivare a fare una gara con la macchina col carrello, come proprio si faceva il vecchio Kai Terzi, ti ricordi, no? Cioè proprio la passione pura di andare a fare una gara. Solo che, ecco, addirittura se no su una familiare con la moto incastrata tra i sedili tirati giù. No, già col carrello, perché poi Enrico, che ha una bellissima Volvo del 1992. La macchina giusta per fare questa mossa. Esatto, perché è un amante delle Volvo. E sarebbe la mossa giusta, però lì rischi di passare di là, come si dice tra di noi, no? Quindi bisognerebbe o si potrebbe fare nel momento in cui hai una chance piuttosto sicura. Quindi ancora non è stata fatta, ecco, sostanzialmente. Però questo per dire che la cosa che mi spinge a fare questo è proprio la passione che io ho per le moto e per le corse da quando sono bambino, da quando sono nato, da sempre. Vorrei tornare, appunto, visto che ne abbiamo parlato, dall'inizio, ovvero... visto che l'inizio è lontanissimo. Sì, ma è bellissimo. Abbiamo parlato di tuo babbo, delle minimoto. Vorrei parlare di Pasini, l'impero Pasini nelle minimoto. Col famoso furgone trasporto bambini da corsa. È bellissimo. No? Cioè, allora, innanzitutto ci tengo particolarmente a salutare il grande Luca. Ma anche Maurizio, Roger, sì, grandi tutti. Roberto Ceccoli, non ce lo dimentichiamo. Grandi. Io parlo innanzitutto per me perché anche io sono passato nelle, insomma, grinfie. Sì, nelle grinfie del Pasini Mini Project Racing, ovvero nella bottega dei campioni. Nella bottega dei campioni, bellissimo. E quei della bottega. Sul casco mi ricordo una tua scritta, appunto, quelli della bottega, ovvero che in realtà avevamo io e Marco. Ok, spiegaci innanzitutto questa cosa qui, cos'era quelli della bottega? Allora, la bottega, perché la bottega? Perché anche qui nasce tutto perché allora il capostipite è il Pasini Senior, no? È Duiglio. Il babbo di Luca. Il babbo di Luca, che oggi ha 98 anni e ancora ci gira intorno a tutti quanti. Cioè, sì. Te lo guardi lui e dici, vabbè, speriamo di aver preso la razza, speriamo di riuscirci a arrivare come lui così. E che era un grandissimo appassionato di aerei, come anche Maurizio. Mentre invece... ingegnere del vento. Anche detto ingegnere del vento perché è appassionato di aerodinamica. Sì. Perché lui prima di fare le minimoto insieme a mio babbo si divertiva a costruicchiare tipo degli aerei, no? Quindi ha fatto dei deltaplani. In che senso? Sì, ce ne abbiamo uno, dopo poi ti giro un po' di foto che gliele facciamo vedere che sono fighe. Sì, tipo ha fatto un deltaplano da zero e poi ci ha volato. Funzionante, e poi non solo ci ha volato poi con me dietro e con Andrea Pasini, suo figlio, dietro. Cioè, quindi alzare l'asticella, no? Sempre di più. Perché fare una cosa per tenerla nel garage? Certo. Cioè, se fai un aereo devi andare a volare, se no. E quindi tutto nasce da lì. E invece mio babbo è sempre stato appassionato molto di moto. Correva, ha vinto 4 titoli italiani. Anche lui ha avuto una carriera segnata da un infortunio importante nel 1984 con la Yamaha RD3,5, quando era in testa al campionato, in testa alla gara che avrebbe vinto il campionato, e a Vallelunga è scivolato in curva Roma, è andato purtroppo in curva Roma, non c'era lo spazio di fuga ma c'era il guardrail, è andato pari con le gambe contro il guardrail e gli è esplosa una gamba, che sarebbe stato un infortunio importante, ma non così tanto importante se fosse stato curato ben da subito. Okay. Quindi c'è questo aneddoto che tipo lui torna a casa dopo che frattura di tibia perone, scomposta, esposta, va all'ospedale di Roma, gliela tirano e poi gliela ingessano.
Il mio nonno, l'altro nonno, aveva una spiaggia al mare, tipo il giorno dopo, 2 giorni dopo, va con le stampelle al mare. Beh, anche voi comunque sposta il giorno dopo al mare, insomma, non è no, che... però nel senso, tipo, aveva 20 anni. Certo, lui, si faceva. C'aveva tutta quell'intelligenza clinicamente che c'hai adesso. Forse non è consigliatissimo, no, però non è stato fatto. Non è che aveva tutta quell'intelligenza che aveva mica adesso, dal suo alto dei dai capelli. Dico la mia. Comunque, vabbè, per fortuna è andato al mare, perché questa gamba tipo iniziava a far la puzza, no? No, Madonna. E c'era al mare, in spiaggia da mio nonno, c'era il primario di un ospedale di Bologna, del centro traumatologico ortopedico di Bologna, penso, sì? E che lo ha visto e è andato lì perché era comunque amico dei miei nonni, e gli ha detto: te bisogna che adesso prendi la macchina e vai a Bologna subito, perché praticamente sta gamba stava andando in cancrena perché aveva preso l'infezione. E quindi da lì è partito, per fortuna è andato subito, gliela volevano tagliare. Poi da lì è partito un percorso di 3-4 anni con 15-18 interventi per riuscire a recuperare questa gamba. 15-18 interventi? Sì. Perché sta gamba poi gli hanno tolto l'infezione finalmente, ma poi a un certo punto ha iniziato a non calcificare, tant'è che si è sposato con la mia mamma con il gambaletto e la stampella. E quindi in quel periodo di tempo lì sono venuto fuori io. Quindi è nato Matti. È nato Matti, no? Quindi anche lui segnato da un infortunio, e che purtroppo dopo aver avuto me, la sua carriera è stata un pochettino influenzata da me. Beh, certo. No, diventare babbo 20 anni. Ma poi magari quell'infortunio lì quella volta e averlo oggi era un'altra roba. Magari. No, poi io ero un bel rompicoglioni, quindi secondo me mi sono impegnato a rovinargli la carriera. Esatto. Quindi è nato Matti, ma arriviamo appunto a Pasini Minimoto, perché tuo babbo è stato un imperatore. Io lo chiamo un imperatore, delle Minimoto, perché noi che siamo arrivati 10 anni dopo, già c'è stata una cantera, una sequenza di ragazzini velocissimi che tuttora sono al mondiale. Già c'era il nostro gruppo, ma quella volta appena le Pasini nacquero, c'eravate te, sì, dici appunto come era quella volta. In generale è proprio le minimoto, perché io mi ricordo che la mia prima minimoto me l'hanno regalata che avevo 3 anni o 3 o 4 anni, non mi ricordo. E l'avvento delle minimoto secondo me è stata un'evoluzione del motociclismo in generale incredibile. Perché Pasini nasce con le minimoto di base. Sì, sostanzialmente il primo è stato Vittorazzi, che ha portato queste minimoto, che ha portato queste minimoto dal Giappone e ha iniziato a fare la prima minimoto. E mio babbo insieme a mio zio, dato che correvano, comunque mio babbo oltre a correre faceva il fabbro, ha detto, mio zio era un mezzo matto che costruiva delle robe, e ha detto, perché non costruiamo una minimoto? E hanno fatto questa prima Pasini Mini Project, dove correvamo, l'aveva fatta una per me e una per mio cugino, che eravamo i figli. E da lì praticamente è scoppiata l'epoca minimoto ed è nata la Pasini Mini Project. Pasini Mini Project che secondo me aveva un grande vantaggio. Aveva un pilota al suo interno, cioè mio babbo. Quindi non solo costruiva la minimoto, ma sapeva anche guidare la moto. Quindi sapeva dare indicazioni. Quindi tutti i piccoli bambini, i bambini che arrivavano comunque ancora neofiti, no? Potevi avere del talento, della passione, ma se non hai un buon maestro, poi sai, la materia fai fatica a impararla, no? Lui trattava da motociclisti veri praticamente. No, nel senso, secondo me ha avuto un occhio o un... Vogliamo usare un termine, un background? No, background è troppo moderno. Ok. Una scuola. Ha messo in piedi una scuola molto sostanziosa. Cioè non è che parli per sentito dire o no, a volte lo diciamo noi tra piloti, diciamo è difficile spiegare una sensazione che hai a un ingegnere piuttosto che a un meccanico, piuttosto che a un'altra persona che non ha mai guidato una moto. Di sicuro quello che ha guidato la moto sa subito, sente subito, capisce subito. Solo chi ha guidato la moto
capisce le sensazioni che si provano a guidare la moto. E quindi da lì praticamente siamo nati un pochettino per gioco, è nata la Pasini Mini Project. Ma chi eravate? Chi eravate i primi piloti? chi c'era? No, io sono stato uno degli ultimi in realtà. Addirittura? Sì, perché c'era una tacita regola in casa mia che di piloti ce ne devono essere solo uno. Quindi finché c'era tuo ba... Esatto, quindi mia mamma ha sempre detto o te o tuo babbo. Poi io giravo, andavo a girare, ma non si poteva correre fino al 96, dove mio babbo è stato fermo un anno e io ho corso. Comunque vabbè, i primi piloti della Pasini Mini Project sono stati, Andrea Pasini, perché era mio cugino ed era più grande di me, e poi mi ricordo Marco Casadei, Bianchi Harris, ma il primo campione italiano della Pasini Mini Project è stato un fenomeno, che secondo me è sempre stato un fenomeno inespresso nel mondo delle ruote grosse, che era Matteo Tiraferri. Ciao Matteo. Grande Matteo Tiraferri, grandissimo. Ciao, grandissima leggenda della minimoto, perché ha corso fino a qualche anno fa e adesso corre con gli scooter. Cioè, Tiraferri sono quegli esperti, quegli specialisti che proprio... Se prima parlavamo dei Martinez, appunto dei veterani delle categorie, Tiraferri era un veterano delle minimoto, e anch'io quando correvo io, insomma, era uno che vinceva sempre. Sì, vabbè, però secondo me tipo era della mia generazione ed è stato purtroppo uno di quelli che non è riuscito ad arrivare al mondiale, ma che secondo me avrebbe meritato di arrivare al mondiale. Certo. E secondo te come... Dopo a me mi piace aspettare, abbiate pazienza. Fai secondo bene, te come mai non è riuscito a saltare? Come mai uno non riesce a saltare, tra l'altro, per generalizzare? I fattori sono tantissimi, Fisci, perché sai, non basta avere il talento, ci vuole il talento, Fortuna. Ci vogliono le persone giuste, ci vuole una bella botta di culo quando serve, perché quella è fondamentale, e ti devi far notare, quindi sai, fai il salto dalle minimoto allora c'era l'Aprilia Challenge 125, ti trovi in una condizione strana, fai 30°, non ti vede nessuno, dopo 2 anni già sei bruciato, hai finito, hai capito? Sì. Quindi sono svariati i motivi. Comunque primo pilota campione italiano con la Pasini è stato Matteo Tiraferri, compagno di squadra di Manuel Poggiali. Attenzione, ma infatti io volevo sottolineare il fatto che da voi ne sono passati tanti, è vero? Allora, secondo me detti così, tanti. Poggiali, io, il Sic, Vale, lo stesso Vale che mi ricordo, io ero veramente più piccolo, però rubava sempre, perché lui correva con la Vittorazzi, no? E poi a un certo punto dopo è diventato Polini, però quando correva con la Vittorazzi, che tipo Graziano lo portava alla pista del Motor Park di Cattolica, che c'era il grande Panino, ciao Babes, ciao, e ogni tanto tipo gli rubava la moto perché le Pasini erano un po' più fighe, no? Erano già tutte carenate, belle, verniciate. E quindi anche Vale, sì, ma poi lì vabbè, con gli anni di Vale c'era Sabatani, c'era Sanchio, gli Zocchi, fratelli Zocchi, grandissimi re indiscussi di San Mauro Mare, grazie al no? Sì, esatto, cavolo, la loro pista, e quindi stessi, mi sono perso. No, stessi negli vostri anni c'erano tutti i Donizio di Simoncelli. Poi dopo è arrivato il Dovi era GRC, quindi però comunque gli anni erano quelli, ma quella lì è stata l'epoca che è esplosa la minimoto, no? Quindi un po' tutti i genitori portavano i figli a iniziare a girare alle piste, prima con la motonoleggio, poi iniziava a fare le gare, e c'era un plotone, è arrivato un plotone, esatto, lì che siamo arrivati tutti. A oggi magari c'è molta meno gente che nel mondo perché? Moto, diciamo. Sai perché? Perché purtroppo si è arrivati a un punto che la minimoto a un certo punto i ragazzini di oggi la denigrano, no? Come dire, sì, è un giocattolino, no? Vogliono andare tutti sulla ovale piuttosto che sulle mini GP, su quelle categorie un pochettino più grosse. La realtà secondo me è che quello che impari con le minimoto, cosa che noi facevamo fino a 14 anni perché non c'era altro, poi all'epoca non si poteva girare nelle piste come giri oggi a 13 anni. Okay. Per andare in pista dovevi avere 16 anni e la patente qua in Italia. Negli autodromi. Con le moto grosse, poi dopo si facevano dei grandissimi magheggi che abbiamo fatto tutti. Sì. Ok.
però in teoria dovevi avere la patente della moto. E quindi faceva della gran minimoto. Esatto, si faceva della gran minimoto, ma quella minimoto lì è quella che è un po' come lo zoccolo duro che crei in un pilota. Cioè quella base, cioè tipo se te guardi certe dinamiche, certi ragionamenti che poi vai a fare con la moto grande vengono dalla minimoto. Lo stile, se te guardi un pilota come era con le minimoto e lo guardi oggi a fare il motomondiale, lo stile è il suo, lo riconosci, no? E quindi oggi purtroppo i ragazzini o i genitori, che entriamo in un tra parentesi che potremmo affrontare esatto, in un discorso molto delicato, però i ragazzini o i genitori tendono a denigrare troppo, ma la stessa federazione a denigrare troppo la minimoto, mentre invece io penso che la minimoto, come l'abbiamo fatta noi, sia una grandissima scuola. Grandissima preparazione, ecco, e quindi da lì, quella generazione lì, siamo arrivati praticamente quasi tutti al mondiale. Ma chi erano i tuoi rivali diretti quando facevi le minimoto? Allora, prima dell'infortunio, i miei rivali diretti erano Poggiali, Tiraferri e Massimiliano Roccoli. Ciao Max. E poi chi è che c'era? Dovizioso. Io il campionato alla fine, all'ultima gara. Diego Casoli. Il primo anno no, perché il Sizio ancora faceva la categoria, la Junior A. Quindi Junior B era la categoria per eccellenza. Esatto, ci allenavamo insieme, ma lui poi alle gare faceva la Junior A e la Junior B, quindi il primo anno è stato così. Poi dall'anno dopo è diventato un mio diretto avversario. Ma invece... E quindi quelli. Diego Casoli c'era, grandissimo. Questo Diego Casoli io non lo conosco, ma l'ho sentito citare un sacco di volte, anche da Valle, insomma da... Davide Ciavatta. Davide Ciavatta adesso lavora a Pirelli. Te pensa che questa qui è una roba che fa... No, è bellissima. Io invece vado al Mugello, vado a parlare vado col mio capotecnico in Pirelli a parlare di altre cose, entro nella tenda e vedo uno che tipo... Quando apri gli occhi dici, ma chi è? Davide Ciavatta che montava le gomme della Pirelli per noi che correvamo, quindi bello. Meccanico. Sì, io ti ho chiesto del SIS perché è chiaro, si sa che era un tuo rivale e grandissimo amico, cioè siete cresciuti insieme, sei il tuo, insomma, un fratello, insomma. Sì, tipo ci vorrebbe una puntata solo di aneddoti, in questo caso. Immagino. Non so se uno su tutti, ma la battaglia al Mugello... No, io aneddoti molto più stupidi che la battaglia al Mugello. Sì. Era tutto immagino. Sì, esatto. Immagino. Il SIC, parto dal presupposto che ci ha fatto uno scherzaccio proprio a tutti, mostruoso. Perché è un momento surreale, me lo ricordo come se fosse 3 minuti fa. E io il SIC perché siamo diventati così amici? Perché sostanzialmente il primo anno che io ho potuto fare il campionato italiano, che era il 96, arrivo al primo test, perché c'era il test ufficiale, prima della prima gara a Miramare, dove tutto lo squadrone si presenta. Minimoto stiamo parlando. Minimoto, e c'era sto ragazzino, un piccolino, magro, un po' Scusa, parentesi, perché Miramare era tipo il Geres delle minimoto, si andavano a fare i test invernali, con la nebbia. Esatto, col freddo. Da cattolica, te dici. Sì, esatto. Quando facevi la trasferta andavi a Miramare. Davanti all'aeroporto. Poi se proprio andavi lontano, proprio partivi col cane, San Mauro. San Mauro si parlava di andare a dormire la sera prima. Cose Rimini nordici. D'altro modo. Vabbè, comunque praticamente abbiamo esordito il primo anno nel 96 insieme e quindi c'eravamo io e Manuel che facevamo la Junior B e Marco che faceva la Junior A. E Marco sostanzialmente all'inizio non dava proprio l'impressione di una persona espansiva, no? Uno che arriva, che lo vedi, che... Era uno che stava sempre dalla sua, magrolino, piccolino, però era un grandissimo lavoratore, no? E quindi lì abbiamo un pochettino stretto questo trio, che poi era un quadro, perché c'era anche Tiraferri, anche se Tiraferri era un pochettino più lontano, io, Marco e Manuel, insieme a Paolo, Claudio, che era il babbo di Manuel,
e mio babbo. E quindi lì si è un pochettino creata questa cricca, questa i ragazzini che andavano in minimoto. Esatto, che ti inizi a allenare insieme, uno impara dall'altro e da lì siamo praticamente diventati, siamo cresciuti insieme per 3-4 anni a fare tutto questo. Poi Manuel è stato il primo che ci ha abbandonato perché era più grande di noi ed è subito andato sulle ruote alte. E quindi io e il ci siamo rimasti sempre lì, ma non solo da girare una sera sì, una sera no a Cattolica, io e lui, sorpasso contro sorpasso, girare insieme, bagarre dall'inizio alla fine, dalle 8 a mezzanotte tutte le sere d'estate. Abbiamo iniziato a giocarci anche le gare vere, no? E quindi si è stretto un gran rapporto. Ti dico che Paolo e Marco nel 98, quando io mi sono fatto male, sono state le prime persone che mi ricordo che mi sono venute a trovare in ospedale e mi ricorderò sempre perché tipo la settimana prima eravamo andati a fare il test a Forlimpopoli, che anche lì era un po' oltre fuori Europa, una extraeuropea, e eravamo andati a fare i test lì e cavolo, io andavo come un missile, no? E è vero che noi, perché siccome c'era questa cosa, siccome io sono il figlio di Pasini, no? Che si avvantaggiava, allora mio babbo, per non lasciare mai niente al caso, quando si andava a fare le finali, perché c'erano le selettive, c'era la selettiva zona A e zona B, nord e sud, e poi si faceva le 4 finali di campionato italiano. Per i motori delle finali del campionato italiano si prendevano 4 motori o 5 motori, non mi ricordo quanti piloti eravamo, e si faceva il sorteggio. Cazzo, a me mi era capitato proprio un motore buono quell'anno lì. E in più io ero molto in forma, quindi andiamo là, andavo fortissimo a Forlimpopoli, e mi ricordo Marco, che era un pochettino più in difficoltà, quando venne nella camera d'ospedale, mi fa: Paolo, la prima roba che mi ha detto, mi fa: noi volevamo la moto ufficiale col motore buono, ma non è che ti dovevi fare così male, no? Devi fare così da male. Quindi hai capito come posso dire, la leggerezza. Esatto, il re dello sdrammatizzare, no? E quindi, cioè, per farti un esempio, dopo da lì con Marco, io che poi sono stato qualche anno senza correre, sono stato sempre vicino a lui, no? Perché comunque alle gare ci andavo, ma non potevo correre, quindi cosa fai? Vai a tifare Marco. Certo. E trovarsi dopo tanti anni, mi ricordo, ma già all'inizio, ma però quel Gran Premio lì, quando eravamo sul podio, il mio pensiero era: cazzo, guarda dove siamo arrivati tutti e due. Deve essere guarda, per noi che eravamo a casa a vederla è stata una... Guarda, sì. E quindi lì sul podio mi ricordo che ho pensato: puttana, eravamo a Cattolica davanti 4 gatti che ci guardavano girare, adesso siamo a giocarci il Gran Premio d'Italia della 250 al Mugello, no? Che gara, bellissimo. Sì. Che tra l'altro poi anche lì, poi dopo lui se l'è legata quella, perché poi mi ha fatto il culo a Brno all'ultimo giro. Questa era una nostra grandissima curiosità, cioè ci siamo presi per il culo, tipo no, lui veniva da me negli ultimi 2-3 anni, mi faceva: nah, madonna che paga che hai preso a Brno. E io gli facevo: però te non te la sei cavata male al Mugello a prendere la paga. Cioè, come era infatti il rapporto anche, cioè, competitivo, nel senso, quando ti dava la paga lui a te o te a lui, insomma, cioè comunque eri contento per lui per il risultato che aveva fatto? Allora, era erano 2 emozioni molto separate. La prima, cazzo che bega, no? Cioè comunque ti tira il culo per prendere la paga, no? Quando uno ti dà la paga, ti dà la paga, perché poi anche lì c'è questa cosa che tu sai bene, fuori dalla pista puoi essere molto amico di una persona, ma in pista è sempre magari forse il tuo primo rivale, no? Sì. Solo che tra noi c'era un rapporto proprio particolare, come penso che ci sia adesso tra i piloti dell'Academy, quello che ha creato Valentino con l'Academy. Mi ricorda molto quella sensazione lì, cosa che prima dell'Academy non si vedeva, no? Quindi c'è questa guerra totale ti faccio un esempio oggi, tra Bezzecchi e Pecco, no? C'è questa guerra assurda, tra amici. Guerra assurda, ma con un rispetto incredibile.
Perché? Secondo me perché si conoscono talmente bene entrambi, ognuno conosce talmente bene i punti deboli dell'altro e lo fanno talmente spesso che, cioè, te sai dove puoi attaccarlo e sai dove l'altro ti può attaccare, no? Cioè sai benissimo dove te sei più forte e dove puoi fare la differenza e sai cosa devi sopperire di lui. Quindi i nostri ultimi giri sono stati tutti così, cioè sono stati... Io al Mugello sapevo esattamente come comportarmi con lui, però Marco era uno veramente molto duro della battaglia, cioè Marco era uno che pensava che lo sport del motociclismo è uno sport di contatto. Non è proprio così, cioè è al bordo del contatto, è lì vicino, borderline. Ci può stare, ma no? Però se io ti devo dire, io e Marco che ci siamo mai dati una carenata vera, cioè proprio tipo quella sporca. Esatto, mai. E questo secondo me è per la profonda conoscenza. Poi finito e arrivava la seconda emozione, no? Che è quella... Cazzo, però sono contento per lui. Perché, no? Cioè... mente fredda. Esatto. Io mi ricordo il parco chiuso del Mugello, che è proprio lì a caldo così. Secondo me lui gli tirava veramente il culo di essere arrivato secondo, ma molto, perché poi Marco era certo, Mugello, sì, ma no, poi Marco proprio era è stato il lavoratore per eccellenza all'inizio della sua carriera. Però alla fine sul podio, quando mi ha preso su e abbiamo fatto quella foto insieme, cioè mi ha preso sulle spalle, secondo me lì era veramente molto contento per me, cioè era questa emozione contrastante, no? Sì. E quindi poi dopo una gara così fuori di testa, non è stato un ultimo giro, è stato tipo un incontro di pugilato, ma tutta la gara è stata una gara particolare. Ma visto che ne abbiamo parlato e era anche insomma interessante dirne qualcosa, forse tu hai questa grande comunque personalità anche un po' per nascondere il grande infortunio che hai avuto nel tuo passato e sicuramente ti ha formato probabilmente. E non forse tutti sanno come è andato, cosa è successo e cosa hai vissuto. In realtà tu non volevi domande forse scomode, ma qui a Mick Bubble capitano anche le domande un po' più scomode. Raccontaci appunto, ripartiamo dalla dinamica, da dove allora il mio infortunio, bella bega. Allora, in realtà viene il mio infortunio proprio in un momento della mia carriera a clou. Perché io nel 1996, all'esordio, al mio primo campionato vero che ho fatto in minimoto, ho vinto 96 avevi 11 anni? 10, tra 10 e 11, perché io ho sta bega che sono nato tipo a metà, quindi nel 96 avevo per un po' 10 anni e per un po' avevo 11 anni, quindi lì a cavallo. Vabbè, comunque, venivo dal 96 campione italiano. Quindi al mio primo anno che la mia mamma mi ha fatto fare la licenza, ho vinto il campionato italiano con i miei diretti avversari che erano Dovizioso, Tiraferri e basta, e Poggiali. Beh, non gli ultimi arrivati. Emanuel. Che abbiamo già sentito altre volte, insomma. Esatto. Tra l'altro saluto tutti, ciao Manu, ciao Andri, anche a te, e ciao Matte. E quindi poi nel 97 succede che mio babbo ritorna a correre, quindi io bega a casa. Perché sapevi che eri... No, quindi non potevo correre, quindi nel 97 non ho corso. Ah, proprio così? No, a casa. Era proprio legge. Era proprio. E per fortuna quell'anno lì c'era il campionato europeo in prova unica a Ulm. Ulm dove si trova? Ulm in Germania. Ok, che anche qui c'è un grandissimo aneddoto di Ulm, cioè quindi lì era veramente l'extracontinentale, no? Quindi siamo partiti tipo con il nostro furgone, quello famoso con scritto dietro attenzione trasporto bambini da corsa, e la macchina di supporto, no? Quindi allora la formazione di macchina di supporto era Paolo Simoncelli alla guida con Claudio Poggiali davanti. Madonna, e sul sedile posteriore c'era Manuel Poggiali, Mattia Pasini e Marco Simoncelli. No, è stato e chi guidava il camion? No, c'è stato di tutto e nel camion invece prime guide c'era Pasini Luca, Pasini Maurizio, cioè il factory. Esatto. Ok. E la prima volta che praticamente siamo arrivati all'hotel,
no? Quindi andiamo in camera, poi ci vediamo di sotto per andare a mangiare, così. E insomma scende Maurizio Pasini, l'ingegner d'event, e questa qui fa ridere perché è stato un cult per tantissimi anni, anche proprio tra di noi, e con Maurizio che va al reception e gli dice we are in the restaurant for mangiren, gli ha detto, no? Cioè, quindi il livello di inglese era molto basso. Tipo Marco questa cosa qui a Maurizio gliel'ha detta ogni volta che l'ha visto per il resto, cioè per sempre. Ecco, purtroppo lo possiamo dire questo per sempre, purtroppo. E quindi andiamo a Ulm, facciamo il campionato europeo. L'anno dopo quindi ho fatto solo quella gara lì, che tra l'altro ho fatto secondo contro Pesek. Lucas Pesek che hai ritrovato poi compagno di squadra? No, in lotta avversario nel mondiale 2005. Sì, esatto. Ho fatto secondo perché tra l'altro, siccome noi siamo arrivati da banda italiana, andavamo tutti il doppio degli altri, no? Perché comunque eravamo veramente molto forti noi in Italia in quel periodo lì, tanti e tanto forti. E praticamente sti cechi hanno fatto tipo un biscottone e un doppiato alla fine della gara, tipo 3-4 giri dalla fine, ci puntavano, eravamo davanti, eravamo io, Marco, Manuel no perché faceva la categoria, già faceva la senior, io e Marco, e praticamente nel giro di 4 giri sto doppiato ci ha stesi a tutti e due e ha fatto vincere Pesek che era terzo. Quindi gran biscottone, me lo ricordo perché ero furioso. E nel 98 ho iniziato a correre, quindi praticamente ho vinto le selettive del campionato italiano e poi ci preparavamo alle finali con quel famoso sorteggio che ti ho raccontato, e praticamente 15 giorni prima di andare a fare le finali del campionato italiano noi ci allenavamo con la moto da cross già da allora, no? In particolare più io con mio babbo e i suoi amici, e andavamo praticamente a girare d'estate la sera, perché d'inverno potevamo fare tipo il sabato o la domenica, ma d'estate che è caldo andavamo già a girare la sera dalle 6 alle 8 nei pistini che c'erano qua intorno, no? E quindi andiamo a girare a questa pista che è dietro lo scoglio di Misano, era dietro lo scoglio, il ristorante di Misano Adriatico, quello sulla statale. C'era una pista fatta un po' da noi, un po' con le tracce, diciamo. No, era proprio pista, si andava, tipo era un posto che si andava. Però era abbastanza abusiva secondo me, così a occhio. E io già a quell'epoca, siccome facevo minicross da quando avevo 8-9 anni, rompevo le scatole a mio babbo perché volevo già a 13 anni, che poi in realtà erano 12, girare con le moto grosse, no? Perché io tipo quando ero piccolo giravo con la moto già di mio babbo col 250, l'80ino mi stava un po' stretto, e quindi mi comprano questa Honda 125 e andiamo a girare lì, praticamente pista, come tipo dire andiamo a girare a Rencio oggi, no? Cioè una di quelle piste che è casa tua. Io giravo insieme a Fabio Capriotti, ciao Fabio, tra l'altro mi piace questa cosa, ciao Fabio, saluto sempre, salutiamo, avevo preso confidenza con questo 125 a cui neanche toccavo. Io mi ricordo che per metterla in moto dovevo appoggiarla al furgone, montarci sopra. Esatto. Mi ricordo anche di un aneddoto che ti sono venuto a raccogliere a te, ma quello dopo, post infortunio. E quindi tipo no, giravo, andavo molto forte così, ma la sera magari ero un pochettino stanco, e poi sai nel cross si cerca sempre la traiettoria pulita, quella fuori dalle buche. In quella pista, essendo una pista non recintata, non chiusa, un posto pubblico, probabilmente di giorno i ragazzini con le biciclette andavano a fare magari i giochi, i salti, così, no? E praticamente c'era un piccolo salto, ma che per noi si faceva molto forte perché era tipo, si passava sopra di quarta, quindi si chiama in gergo un dente. Un dentino, un denticello. E praticamente loro cosa facevano? Alzavano questo dente, mettevano dei mattoni con delle asse e facevano i salti con le biciclette. Sì. Esatto. E poi quando hanno finito cosa fai? Di solito le metti
non è che le porti a casa, i mattoni e le asse con la bicicletta, da una parte, le butti lì da una parte, no? E quindi quella volta lì tipo l'avevano messo loro un po' meno da una parte, io era la sera tardi, ero un po' stanco, cercavo la traiettoria pulita, sono passato molto a bordo pista e praticamente si vede che il giro prima ho tirato dentro un pochettino un mattone, inciampato in un mattone, e il giro dopo sono passato praticamente, c'era, che poi in realtà me l'hanno detto, io neanche l'ho visto. Praticamente io sono passato su sto dentro, la ruota davanti è passata, la ruota dietro ha preso nel mattone e mi ha tirato da qua a laggiù. Alla quercia. Esatto, io di questo incidente mi ricordo veramente niente, mi ricordo quest'attimo che sto per cappottare e poi mi ricordo che ero per terra e vedevo la moto di Fabio Capriotti che mi è venuto a raccogliere, che gli gocciava la benzina e pensavo tira su quella moto che ti goccia la benzina, no? E poi da lì ho tutti sti grandissimi flash perché mio babbo già si stava cambiando. E un classico del cross comunque di boh è sempre l'ultimo giro. Cioè... sì. No, ma no, aspetta, perché poi c'era un'altra cosa da dire. Mi sono fermato perché era già un po' che giravo. Prima gli ho detto, mio babbo si stava cambiando, siccome c'era lui nel camion, io non mi potevo cambiare, ho detto, faccio un giro. Faccio 2 giri e poi vengo a cambiarmi e niente, non li ho fatti quei 2 giri. Quindi io inizio a capire qualche cosa nella confusione e vedo praticamente mio babbo in mutande venire oltre da attraversare la pista, roba che se prende qualche cosa anche lui andiamo tutte e due all'ospedale, non è che mi porta solo a me. Perché praticamente poi gli hanno urlato, guarda che Mattia si è fatto male, lui si stava cambiando, quindi scalzo è riuscito tipo a mettere in moto lo Yamaha 2,5 ed è venuto oltre scalzo con i piedi sulle pedane della moto da cross, che anche quella lì è un'esperienza abbastanza trash al giorno d'oggi. Come camminare sui Lego. Esatto, e poi io praticamente mi ricordo che loro anzi mi hanno raccontato che io avevo un po' di sangue dalla bocca, ma semplicemente perché mi ero tagliato la lingua. E hanno preso paura, hanno detto qui siamo in culo ai lupi, ora che chiamiamo l'ambulanza che arriva, niente, praticamente hanno scaricato il furgone, è venuto oltre col furgone, mi ha messo sull'assa quella che si usa da caricare, sì, perché in realtà il brutto era che io mi sono rotto il femore, no? E c'avevo una gamba che era un po', c'aveva 2 ginocchia, tipo, no? Non era bella da vedere. Però in realtà da subito ho iniziato a dire guardate che il braccio, no? E io mi ricordo che praticamente mi hanno caricato su sta tavola, mi caricano nel camion e mio babbo è andato giù un po' spedito, dai. E praticamente io ero dietro nel camion, non mi ricordo chi c'era con me onestamente, che tipo era dietro con me. E io mi ricordo che ero tutto steso, avevo la gamba che la vedevo che era un po', gli mancava un po' di convergenza. Però non è che mi faceva, anche perché c'è sto grandissimo meccanismo del corpo umano che quando ti fai veramente molto male non lo senti, no? Quindi era quasi tipo non divertente, perché in realtà ero molto spaventato. Però la gamba non mi preoccupava. A me mi preoccupava sto fatto che mio babbo faceva le curve a destra, io vedevo il mio braccio che faceva andava ti veniva addosso e non ti accorgevi, andava di là e io non lo riuscivo a controllare, no? E io mi lamentavo il braccio e mio babbo mi teneva tranquillo, diceva guarda che ti sei rotto la spalla, tranquillo, fa così. Ho detto vabbè, okay. Fa così, va bene, sto tranquillo, no? E invece niente, invece è stato un disastro perché mi sono rotto il femore, mi hanno portato all'ospedale e mi sono reso conto subito che io avevo un braccio paralizzato praticamente e quindi lì ero veramente molto molto spaventato. Poi dopo vabbè la gamba mi hanno messo il chiodo da una parte a parte per metterla in trazione e gran male. Male, devastante. Sì. Però ecco, questo braccio mi spaventava, ma tutti mi tenevo tranquillo, anche le dottoresse, no ma è una cosa che poi torna, sai, quando prendi colpi. Te non eri convintissimo. Io non ero proprio così convinto, a sensazione, avrei dovuto seguire un po' di più la mia sensazione. E comunque praticamente mi sono rotto in quella caduta il femore, la clavicola e mi sono strappato praticamente il plesso brachiale. Sarebbe praticamente il centro nervoso del braccio,
Ok, quindi sostanzialmente i nervi che vanno dal collo al braccio, sotto la spalla, si sono strappati tutti, no? Okay. E quindi in realtà l'unica cosa che riuscivo a fare, riuscivo a chiudere la mano, basta, non alzavo spalla, non muovevo gomito, non muovevo il polso, non avevo niente. E da lì è iniziato questo tran tran, anzi mi ricordo che io entro all'ospedale e insomma gli chiedo, dopo che inizio a riacquistare un po' di lucidità. Ma esatto, cioè tu sei andato in ospedale, cosa succede? Cioè cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno fatto? Le solite robe che ti fanno in ospedale. Sei andato qualche volta anche te, mi sa, no? Però nel senso... Ma come si accorgono di sta roba? Se te arrivi lì... niente, gli dici guarda che non muovo il braccio, prima ti fanno le lastre e poi iniziano... Mi ricordo che mi pungevano con un ago. Tipo per fare l'anestesia. Esatto, perché io c'avevo tipo... Prende quando batti il gomito nello spigolo con una sequenza, ogni tanto parte l'impreco, no? Che fa tutto il... Sì. Ecco, io quella sensazione... Parte il misano... Esatto, quella sensazione lì l'ho avuta tipo per 1 anno e mezzo di quella scossa lì. E quindi si sono accorti di sta roba qui, mi operano alla gamba e tutto quanto, e poi mi dicono guarda, c'è da aspettare 6 mesi perché potrebbe tornare. Quindi nel frattempo vai a girare tutti i dottori di tutto quanto, qui, là, sopra, sotto, destra, sinistra, e dopo 6 mesi mi opero dal dottor Guido Staffa a Cesena, al Bufalini di Cesena, un interventino semplice, tipo 13 ore sono stato dentro, mi hanno tolto 70 centimetri di nervi dalle gambe e me le hanno trapiantate nelle braccia. Madonna. Con vari tagli. Non lo sapevo di preciso, non sapevo neanche. Qua così, lì già ho vinto il mio primo mondiale perché ho fatto più di 220 punti in una botta. E lì... Evento secco 220 esatto. punti. Comunque al pronto soccorso, ecco, no, ti volevo dire prima questo. Gli ho fatto al dottore che mi stava visitando, mi fa, dottore, ma io guarda che tra 3 settimane c'ho la prima finale di campionato italiano, bisogna che, sai, c'era già la leggenda di Claudio Costa, che poi tra l'altro mi ha anche visto, mi ha aiutato durante tutto il percorso. Gli ho detto, io tra 3 settimane c'ho la prima gara di campionato italiano, bisogna che, dai, mettimi a posto, fa quello che c'è da fare. E lui mi ha guardato e mi fa, ma io la vedo dura che te tornerai mai a correre. Così, immaginati, no? Un ragazzino di 13 anni che si è fatto molto male, che in quel momento lì vede quello, e te proprio è come se gli prendi una mazza da baseball, gli dai una bastonata qua tra capo e collo. E lì mi ricordo che ho pensato, adesso te lo faccio vedere io, è scattato qualcosa, te lo faccio vedere io a te se torno a correre oppure no. Tra l'altro, intervista in Cina dopo la mia prima vittoria, ho detto, e comunque volevo salutare il dottore del pronto soccorso che mi ha detto allora che non saresti tornato a correre. Che non sarei tornato a correre. Bellissimo. Vabbè. Comunque, dopo tutto questo, quindi mi opera il dottor Staff, sono stati mesi terribili, perché comunque... Che poi in realtà io prima dell'operazione, già dopo, diciamo così, sistemato il femore, io mi ero inventato di mettermi, sai quando si andava con gli skateboard che si metteva la polsiera, quella, no? Quindi tenevo questa polsiera, non muovevo niente, però andavo in officina da mio nonno e giravo intorno alla mia moto, no? Quindi dovevo trovare una soluzione. E siccome io sono cresciuto nella bottega dei campioni, che poi si chiama bottega dei campioni perché era la bottega alimentare, la bottega della mia nonna, che poi è diventata la bottega, per quello che è la bottega dei campioni, no? Ok, quindi c'è dove Luca Mario facevano le mini moto, sarebbe stata la bottega, l'alimentare della mia nonna. Ah, ok. Hai presente quella lì? C'era il bancone con il coso davanti, quella lì era tipo il bancone quando te vai a comprare la mortadella. Certo. E quindi giro intorno a sta moto, cosa faccio, cosa non faccio? Io il gas in qualche modo lo riuscivo a dare, no? Perché riuscivi a girare un po' qualche cosa, perché non muovevo gomito, non muovevo spalla, niente. Ho detto, Dio, cosa faccio, cosa non faccio? Metto il freno a sinistra. Quindi mi sono messo a smontare la mia minimoto, ho messo il freno davanti a sinistra e a destra ho lasciato solo il gas, e dopo 3 mesi sono tornato in pista cattolica con la minimoto. Il problema è che andava tutto meno che il fisico. Facevo una fatica incredibile perché riuscivo veramente non riuscivo a controllare la moto,
andavo, cioè quindi guidavo, ma tipo 3-4 secondi o 2 secondi, 3 da quello che giravo. Però già lì avevo capito che comunque la moto ce la facevo guidarla. Sì, comunque la moto. Poi mi sono operato, sono andato avanti, sono stato fermo praticamente dal 98 fino al 2001, tra una cosa e un'altra, perché poi sono ritornato in minimoto, mi sono rirotto la spalla e poi inizi ad essere adolescente. Quindi che ti sei rotto la spalla? Cioè tu hai recuperato questa cosa qui? Io ho fatto il 98, mi sono fatto male, poi mi sono operato praticamente all'inizio del 99, nel 2000 ho riniziato a corricchiare col freno a sinistra. Ma dopo l'intervento la mano come... Niente, come prima, uguale. Ah sì? Sì. Quindi mi hanno fatto questo intervento, mi hanno fatto il trapianto di nervi, però diciamo che praticamente cosa succede? Che loro tagliano a monte della cicatrice e a valle della cicatrice te lo rimpiantano, poi il nervo si deve riattaccare, no? Deve cicatrizzare come un legamento e poi praticamente dicono, c'è questa leggenda, mi ricordo, che il nervo, che praticamente è il cavo elettrico, è quello che dà la scossa al muscolo per farlo muovere, si riattiva 1 millimetro al giorno, no? Quindi non ho capito se te lo dicono perché ti vogliono dare delle speranze o dicono dai, tanto dopo 2 o 3 anni non si ricorda neanche più di me, quindi ormai gliel'ho detto, l'abbiamo sbolognato, oppure perché è vero. Comunque praticamente, fa conto, a me mi hanno operato da qua sotto, quindi 1 millimetro al giorno. Io avevo calcolato che ci voleva qualche anno arrivare fino a attivare tutti i muscoli, no? Okay. Però effettivamente un po' è successo, perché subito lì per lì, così, pari pari. Poi piano piano ho iniziato a muovere il gomito nell'acqua, riuscivo a muovere qualcosa, poi dopo 1 anno ho iniziato a muovicchiare il polso. Quello che ancora a me mi manca è sostanzialmente l'estensione delle dita, quindi io non riesco a estendere le dita, ma riesco a stringere bene, e non ho i movimenti fini della mano, no? Quindi sono tipo come le scimmie. Sai che non ho l'opponente del pollice, quindi non riesco a fare questo e non riesco a gestire un dito alla volta, diciamo così, perché incipit abbiamo 3 macronervi nel braccio, no? Uno è il nervo ulnare, che è quello che ti fa fare i movimenti più grossolani, più essenziali della mano, quindi stringere, stringere, quindi, esatto. Poi abbiamo il nervo radiale, che invece fa il contrario, quindi fa estendere, quindi estendere le dita, estendere il polso, estendere tutti i muscoli. E poi c'è praticamente il nervo mediano, che è quello che fa la finezza. Ti fa stringere la penna. Esatto, ti fa fare questo o questo o questo, seleziona, no? Ecco, io mi ero rotto il nervo radiale e mediano, quindi sulle strette non ho mai avuto un grosso problema, sulle flessioni. Mentre invece sulle estensioni e sulle finezze un po' più di problemi. Mi è ritornato un pochettino il radiale fino al polso, ma il mediano non si è mai visto. È rimasto lì in giro da qualche parte. Là il salto della pista. Esatto. Dopo che hai finito di correre nella categoria più bella della galassia, con la motocicletta più bella della galassia, perché la Aprilia 250 la guardi da sopra, sembra una bella donna se te guardi le forme. No, è ancora. Tipo, sai, quelle si può dire con quel bel sedere, no? Mettere al design al MoMA a New York con la motocicletta. Esatto. Esordio in Qatar 2008. Sì, esordio 250 con vittoria in Qatar. 2008 con vittoria in Qatar. Che sei rientrato senza casco, esultanza. Sì, mi ricordo Resani che criticava. Io non mi ricordo niente. Cosa ho mangiato ieri. Io mi ricordo benissimo. Ha detto come i ragazzini via le Ceccarine, una roba del genere. Mi ricordo. Me lo ricordo perché è una cosa che sono rimasto Saluterei molto a Loris, male. grande Loris. Ciao Loris, che tra l'altro gli voglio un sacco di bene, ci sta. E che io vorrei invitare prima o poi. Però in quel momento lì mi ha fatto un pochettino incazzare, perché è vero che ho fatto una cosa che magari non andava fatta, non togliere il casco, perché quell'epoca lì ogni tanto si faceva fare il giro di rientro in una pista dopo che hai fatto una gara, sei da pilota solo, che hai vinto la gara, fai un giro a 50, 60, 100 all'ora, piano piano per salutare il pubblico. Non va fatto eticamente, ma non è una cosa estremamente pericolosa come andare senza casco invece per la strada, che invece è una cosa estremamente pericolosa e non va fatto. E comunque praticamente mi ha criticato perché ho fatto una mezza impennatina.
Okay. E mi ricordo che avevo vinto all'esordio in 250 dopo che ho fatto il mio percorso 125, ho vinto delle gare, mi sono giocato dei mondiali, 3. Uno, secondo me, sono stato molto sfortunato quell'anno, 2007. Perché 7-0 di fila, forse dico bene? Esatto. Comunque, raga, posso farmi un complimento? 7-0 alla stagione. Sì, no, sei una bestia. Sono mezza enciclopedia, sì, cioè di motociclismo. Vabbè, vai. La sai. No, mi ricordo un sacco di robe fighe, vabbè, la passione. È che lì praticamente ero veramente il più forte, cioè mi sentivo, ero il più veloce, anzi non il più forte, perché il più forte è quello che vince alla fine, il più veloce invece è quello che è più veloce. Aneddoto mio, io mi ricordo ti venivo a vedere al Mugello come facevi l'Arrabbiata 1 te, e comunque è una cosa che ti è rimasta anche con anche tutt'oggi, l'Arrabbiata 1 eri l'unico che col 125 non si sentiva che andavi a zero col gas. Dalla tribuna. Già andavi su, invece da fuori si vedeva, Dio, come fa Pasini l'Arrabbiata 1, insomma, aneddoto di come guidavi l'Arrabbiata 1. Mi fa piacere. E quindi dopo quell'anno lì è stato un pochettino influenzato dalla nuova moto che aveva fatto Gigi Dall'Igna, che purtroppo, e io dico per sfortuna, si è rotta un po' troppe volte, perché ho fatto 12 pole position e mi si è rotta tipo 6 volte, 4 ero in testa e 3 Assen, 3 tipo mancavano 2 giri alla fine. E vabbè, quindi quel mondiale lì passato, ma diciamo nel mio esordio nella 125 tutti dicevano, no? C'era sta voce che Pasini con quel braccio, vedrai, la 250 non ce la fa a guidarla, è vero, no? Tutta sta pugnetta, va forte col 125, comunque talentuoso, non va forte, Sì, ma le lingue, capito, non vedono l'ora di trovare il cavillo per buttarsi dentro, capito? È come tipo mi ricordo quando dicevano, no? Di Vale che faceva quarto, terzo, secondo, finito, è vecchio, e io pensavo dentro di me, ma ci vuole un bel coraggio, no? A dire una roba del genere. E oggi Marc Marquez, che ancora non ha vinto una gara, si è preso la moto ufficiale. E vabbè, breve incipit. E quindi sono arrivato in 250 determinato come una bestia, perché io già la volevo fare nel 2007, ma non c'era la possibilità di farla. E sono arrivato veramente in una situazione idilliaca, perché il team Polaris World praticamente aveva cucito dopo, mi ricordo dopo la gara a Barcellona, dove ho rotto la moto e c'è quella famosa foto che l'ho presa a calci, ma non è perché gli volevo male, era per spronarla, la spronavo a fare meglio, a non rompere, esatto. E vado a Barcellona dal proprietario di Polaris World, che mi guarda, mi viene incontro, mi abbraccia, mi fa: guarda, te hai fatto bene, non gli dovevi dare di calcio, la dovevi bruciare, mi ha detto, no? E io ho detto: no dai, adesso è stata una roba, io sono stato sempre uno focoso a reazione, perché comunque un pilota preso in quei momenti caldi è un'altra persona dalla persona che tu vivi sempre, no? Poi passano quei 3 minuti, diventi di nuovo razionale, ma lì sei molto emotivo. Certo. E io sono uno molto emotivo. E quindi mi fa: dimmi cosa ti serve, cosa vuoi fare il prossimo anno, che io lo farò per te. No? E gli ho detto: guarda, secondo me io vorrei fare la 250 con quella squadra, quella moto. E lui mi ha preso la miglior squadra che c'era, la miglior moto che c'era. E io lì ho sentito anche una gran responsabilità, no? Perché comunque ho fatto tutto l'inverno a lavorare veramente come un matto, sia sul mio fisico e che ho fatto tantissimi chilometri, ho fatto qualcosa come 3.500 chilometri, perché allora non c'erano limiti di test. Okay. Lì il budget c'era, e quindi sono arrivato in Qatar, sapevo di essere molto forte, perché avevo fatto il record della pista già nei test la settimana prima, e in gara ho fatto una gara della Madonna, andavo come un missile e mi sono divertito. Vincere all'esordio in 250 contro tutte quelle male lingue, principalmente l'ho fatto per me, e mi dava gusto per me e per le persone a cui voglio bene. Però certo. Un pensierino a tutti quelli lì ce lo fai, no? E gli dici: zappa questa stasera. Cos'era 250? Ma il 2,5
a me da fuori uguale, venivo qui a Misano a vedervi come uscivate da Quercia, il suono e la progressione che avevate marcia per marcia. Moto da corsa vera, secondo me. Il calcio nel sedere che ti dava marcia per marcia era veramente fantastico. Al Saxer in quanto c'era di differenza dalla MotoGP in tempi? In 2,5 mi ricordo nel 2009-8, quando Marco ha vinto il mondiale, che era la prima gara che aveva l'RSA, dopo che aveva fatto veramente una prima parte di stagione incredibile, dove è cresciuto tanto, e sarebbe partito in prima fila col tempo della pole position sua in 2,50 nella MotoGP. E no, sì, tra l'altro ho avuto l'occasione di guidarla qualche anno fa qui a Misano, ma anche quest'anno, qualche settimana fa. Ho visto. E tutte le volte che ci monto sopra a un 2,50, ma anche in generale un due tempi, perché ho girato anche col 125 questa volta, e mi rendo conto di quello che le nuove generazioni si perdono a livello di apprendimento. Cioè, le moto di oggi, moto quattro tempi, come una volta erano le Superbike, no? Poi è diventata MotoGP, poi adesso sono tutte quattro tempi. Erano moto che ti danno una finestra di utilizzo, un modo di usarle, un modo di andare forte molto più ampio, no? Puoi andare forte in tantissimi modi. Quindi te, diciamo così, che a volte anche il kamikaze, no? O l'eroe, quello che affronta tutte le curve come se fosse l'ultima, e ce ne sono molti anche in MotoGP oggi, sì. Può trovare il modo di essere veloce con una moto del genere. Invece con quelle no. Cioè con quelle dovevi, a parte lavorare tecnicamente, era una moto molto più complicata, c'era da fare carburazione, lavorare sul motore, il cambio, ma poi soprattutto era una moto con una finestra di utilizzo molto più piccola. Cioè se sbagli una curva, arrivi un pelo lungo e esci un po' più piano, perdi due secondi, no un decimo. Adesso si fa una curva con una marcia in più, a volte roba che entra nel box e dicono sai che quasi si può fare. Esatto. E quindi mi rendo conto di quella parte di quella parte di apprendimento che si perdono le nuove generazioni, che secondo me per noi o per me è stata una parte fondamentale. Quindi, due tempi, grande scuola, ma infatti dopo tu hai avuto la possibilità di guidare veramente moltissime moto, quasi tutte, nel senso 125, 2,5, Moto 2, CRT, parentesi anche in MotoGP, test in MotoGP. Avevo firmato in MotoGP in realtà. Te la racconterò. Io vorrei sapere di più. Non lo sa tanto. Avevo firmato, sì. Dopo te la racconto. Sì, comunque le ho guidate praticamente quasi tutte. Un dettaglio che prima hai citato, ma vorrei riprendere, il discorso del freno a sinistra. Perché tu quando col braccio hai avuto dei problemi di difficoltà, io mi ricordo appunto anche nella moto da cross che tu avevi la leva della frizione come una Quella piccola... Quella è stata l'alba del freno a sinistra. Ok, la leva della frizione come una piccola levetta sopra, e a sinistra la leva principale era invece il freno. Davanti, sì. Sì. E a destra avevi solo il gas. Sì, perché allora io quando sono ritornato a correre dopo l'infortunio con le minimoto usavo il freno a sinistra, no? Poi praticamente subito un cambiamento, ma con le minimoto ne avevi due di freni. Guarda che davanti e dietro, freno davanti, freno dietro. No, però dico sulla stessa ma no. No, solo quello davanti, non si usava quello dietro. Non si usava, ok. Non lo usavo. Perché sulla moto. Non lo usavo. No, perché il problema, la bega vera è stata che tipo mio babbo non mi voleva, mia mamma non mi volevano far provare il 125 perché usavo il freno a sinistra. Allora io mi sono impegnato da pista o da cross? Da pista. Allora io mi sono impegnato a usare il freno a destra e ho imparato a usare il freno a destra perché sostanzialmente io riesco a usare il freno. Il problema cos'è mio? Che non riesco a togliere le dita dalla leva e rimetterle su. Quindi ho detto vabbè, le terrò sempre su. Lì. Cosa vuoi fare? Tiro quando è ora. Esatto, quindi ho girato la prima volta col 125 qui a Misano e ho visto che ce la facevo e quindi praticamente la mia prima parte di carriera io l'ho fatto con le moto alla fine normalissima, non mi cambiava praticamente niente. Sì e no, perché se sì e no, la racconti così, però realisticamente sai chi è stato il primo a dirmi di mettere il freno a sinistra? Forse sì, però dillo, non so. Paolo Simoncelli. Ok, non lo sapevo. Paolo Simoncelli mi ha detto se te metti il freno a sinistra li freghi tutti, e io gli ho sempre dato un pochettino all'inizio del passo, ho detto no ma non c'è bisogno perché in realtà perché a destra vedevi che comunque riuscivi uguale esatto,
Poi praticamente è successo che con la moto da cross, torno a girare nel 2008 con la moto da cross, facevo una fatica immane perché nel cross devi togliere le dita dal freno e rimetterle, quindi o stavo attaccato alla moto, quindi riuscivi a fare, diciamo così, la parte di tirare la moto, oppure tenevo le dita sul freno ma andavo molto più piano, però sai, sotto un salto tocca frenare, in una discesa tocca frenare, quindi gran bega, cosa faccio, cosa non faccio? Mettiamo il freno a sinistra, mi è venuto in mente. L'ho fatto, sono andato a girare alle Fratte con Leo Giacovelli, grandissimo Leo. Misano, ciao Leo. Tra l'altro sono il suo testimone di nozze anche. Ostia! Non lo sapevi, grande. No, Papam. No, bam. Esatto. E metto sto freno a sinistra e dico Leo dai andiamo a provare le Fratte. Sono andato alle Fratte, ho dato 4 musate, 4 cinghiate Tocca fortissime. proprio proprio la sensibilità. Sì, non è col freno a sinistra. Sai cos'è non si può dire, la fregatura del freno a sinistra? La penetrazione? No, che te fino che vai, stai concentrato e dici ok, quello è il freno, gas, spatacchi un po', non è che rischi tanto. Quando è che rischi? Quando c'è l'imprevisto e ti viene da tirare la frizione e lì praticamente no, pum, batti il muso. Poi mi sono fermato e ho detto ma perché io riesco con lo scooter andare e usare il freno dietro? Perché alla fine te vai con lo scooter, c'hai il freno, non c'hai la frizione. Certo. E invece vai qui e sai che quello lì è il freno ma lo usi come una frizione. Quindi ho detto cazzo, impiantala st'idea, quello è il freno. E da lì sono sempre andato col freno a sinistra nel cross. Però nel cross la frizione non si usa tipo per scalare, mentre invece allora nella velocità ho detto come faccio se io metto lì il freno a usare anche la frizione a sinistra? È impossibile. All'inizio è vero, mi ricordo, era quella un po' la bega principale. La bega principale della velocità. Quindi poi succede che vado avanti. Una bega che fosse stata al giorno d'oggi con i blipper. Spieghiamo ai nostri follower che cos'è il blipper, è il discorso scalata assistita, ovvero che tu scali senza usare frizione. La moto quando tocchi la leva ovviamente toglie corrente, la marcia sbaglio? Quando la metti toglie corrente, ma quando la togli il motore è spento, come fa a togliere la corrente? È lì la fregatura. No, ti darà il gas. No, è da lì che mi è venuta l'idea, perché questa è una cosa intelligentissima che hai detto. E l'ha detta Fischi. Dalla botta di gas. Te pensi che te fai il pilota e Fischi fa altro, no? Quindi cosa fa? Dà la botta di gas. E quindi non avevo collegato questa cosa che se io tolgo la leva da destra del freno e la metto a sinistra, ovviamente tolgo la frizione, però col gas posso fare quello che voglio. Quindi ho detto, cavolo, il blip lo faccio io. Quindi dopo anni difficili, 2010, 11, 12, 13, 14, cioè proprio lì è stato come quando inciampi in una scalinata, e sta scalinata era lunghissima. Prendi il primo scalino, io ho rugolato per 4 anni. No? Fino a che una mattina mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto basta, così non si può, non va bene. Cioè se per fare le corse, tanto per farle o per forza, sei diventato troppo grande o non sei fatto per questo, quindi morditi la lingua, impegnati e sappi dire no all'essere un numero qualsiasi. Se fai una cosa la devi fare perché credono in te, se no stai fermo. E ho preso questo grande rischio di fare un anno sabbatico. Cioè proprio avevo qualche propostaccia, cioè proprio in quei team che... Siamo nel 2014. Sì, tipo in quei team che non avrei neanche portato il T-Max a fare il tagliando, per farti un'idea del livello, no? Cioè tipo gli porti il T-Max e dici... Forse l'avrei portata altrove. Meglio che sta senza tagliando, che magari va meglio. E quindi ho detto, sto fermo, faccio altro. Se deve arrivare l'opportunità, arriva. Se non arriva, morditi la lingua, ma non ti mettere in gioco se non ne vale la pena. E quindi in quell'anno lì mi sono un pochettino ricaricato dagli anni difficili. E poi, una volta ricaricato, ti vengono le idee. E quindi ho detto, perché non comprare un R6 e provare a mettere il freno a sinistra? Perché lì avevo collegato il fatto che togliendo potevo fare il blip io.
Ma io ho una curiosità, in tutto questo Carlo anche ti aveva dato... Sì, Carlo era stato un grandissimo promotore di questa cosa, anche perché Carlo era molto vicino a Paolo Simoncelli, no? E quindi Paolo questa cosa qui gliel'aveva sempre detta. Okay. E quindi Carlo sì, è stato sempre uno di quelli che ha insistito tantissimo. Ciao Carlo. E quindi nel 2015 fu proprio Carlo che spingeva per questa cosa qui. E tu hai sposato del tutto, quindi... No, non l'ho sposata, tipo ho comprato una moto, poi ho trovato un sistema per mettere la frizione a sinistra perché non era facile. Quindi prima ho pensato, siccome mio nonno gli piace giocare con le zappatrici, no? Allora ho pensato a fare come il gas della zappatrice. E poi da lì è nata la leva. E poi da lì è nata, insomma, era tutto molto più semplice. Ho preso una leva della minimoto, l'ho messa al posto della frizione, andava benissimo. Basta, ok. E ho preso il furgone e sono andato a girare a Valencia. Mi ricordo, non so perché ma mi ricordo. Esatto. Sono andato a girare a Valencia, tra l'altro con Ricky Rossi, perché in quell'anno lì ho dato una mano a Riccardo Rossi, perché avevo conosciuto suo babbo Max. Ciao Max, ciao Ricky. Quindi sono andato con Max e Ricky, perché c'erano anche loro a Valencia, e ho detto ok, preparo la moto standard, che mal che vada io mi faccio il mio giro come ho sempre fatto, mi alleno e tutto. E poi preparo un impianto frenante, tutto un sistema per provarlo. Insomma, faccio il primo turno, mi ricordo ho fatto 38,3 il primo turno che ho fatto a Valencia con l'R6, no? Col freno a destra. Poi mi fermo, dato che ero da solo, tuta, sudato come una belva, inizio a montare, perché anche lì io sono uno smanaccione. Perché dovete sapere che le mie moto, te lo sai perché sei venuto da me, lo sai, però le moto mie, anche quelle che corro quest'anno, tipo io prima di venire qui sono stato al Capannone a montare la Moto 2 perché lunedì e martedì devo venire a girare. Okay. Quindi le moto mie le monto proprio io, cioè non è che le monti e cioè proprio le faccio io. No, okay. E bene, tra l'altro. Un cantautore, non è esatto. Comunque vabbè, vado là. Sei uno molto meticoloso. Esatto. Vado là. Cambio il freno, entro in pista. Prima di entrare in pista, attenzione, un pochettino di tensione c'era perché sai, stai al capannone a provarla da fermo, ma poi a 180 all'ora, dicevo 200, 250 all'ora. Insomma, sono entrato, sono partito, ho fatto dopo 4 giri 37,8. Subito. Mi piaceva da matti. Lo usavo già da un pochettino nel cross, quindi avevo un pochettino più mano. E il feeling, la cosa che mi preoccupava di più era la scalata, era perfetta, se non meglio, perché in realtà la frizione antisaltellamento senza usare la frizione funziona meglio. Bene. E quindi da lì ho sdoganato subito il fatto che poteva essere un grossissimo vantaggio per me, ma anche per tutti, perché in realtà oggi se qualche pilota avesse il coraggio, secondo me è un modo per andare più forte, cioè potrebbe essere un... se te pensi come guidi la macchina da corsa, dai il gas col destro e il freno col sinistro. Sì. Te invece oggi con la MotoGP cosa fai? Col destro dai il gas e il freno e col sinistro schiacci dei bottoni. I comandi principali sono sulla stessa mano. Esatto, quindi sei meno fine, no? Invece se tu riuscissi a scindere le cose, tipo oggi io mi rendo conto di riuscire ad avere un certo vantaggio sul rilascio del freno e il primo tocco di gas, no? O usare il freno in maniera diversa. Ovvio, sì. E quindi da lì mi sono avventurato in questo freno a sinistra, tant'è che tutti mi davano del matto vero. Di sicuro era un'innovazione, una roba particolare, unica. Quando mi sono presentato alla prima gara in Qatar col freno a sinistra, mi ricordo che c'era la metà dei tecnici MotoGP davanti al mio box a guardare la moto senza leva destra, che fa brutto. Sì. Ancora oggi fa brutto la leva. Sì. Infatti volevo mettercene una finta, giusto per... Come quelli nel sala giochi. Esatto. E però anche lì mi ha dato ragione, perché cavolo, secondo me coi due tempi tanto, ma con le moto pesanti per me era un limite riuscire a avere tutte e due le cose a destra per me, dove io ho un infortunio, no? E quindi separare queste due cose mi ha dato un vantaggio che si è tramutato in qualche vittoria, qualche podio. Mi sono giocato il mondiale nel 2017 e nel 2018, poi brutalmente lasciato piedi nel seguito, però ecco, oggi ti dico, col senno di poi, averlo fatto prima
Potrebbe essere stato qualcosa di diverso. Certo, di sicuro è stata una cosa che poi ti ha portato appunto anche a dei risultati importanti con la Moto 2, con le moto grosse, a fare dei risultati grossi, uno su tutti, Mugello che avete 2017, Mugello, sì. Tra l'altro è sempre nel mio zaino il motosprint con io e te il Dove in copertina, bellissimo. E quindi penso l'ultimo triplete nei Gran Premi d'Italia, ancora, sì? Per il momento. Sono contento, anzi, allegria. Quindi si può dire che è stata una scommessa vinta, tra virgolette, mettere il freno a sinistra, perché appunto poi però anche lì, no, le scommesse, no? Quando l'ho fatto, allora chi mi conosceva veramente lo sapeva, ma tipo anche lo stesso Carlo, no? È stato uno che mi ha spinto da matti. Io quando non ero sicuro, lui secondo me lì ha dato un bel incentivo, ma anche i miei genitori, piuttosto mio babbo, mio zio, quelli che mi conoscevano, ma tutti gli altri pensavano che ero un matto furioso, certo. No? Come se ti dico da fuori, quello che sentivo è Varapasini, adesso prova anche il freno a sinistra, chissà dove va. Esatto. Invece dopo quel chissà dove va hanno abbassato le orecchie. Si è visto dove è andato. No? Diciamo. Quindi anche lì mi ha dato gusto, mi ha dato veramente, perché tante volte quello che ti separa da essere un matto o essere un genio, anzi no, sempre, esatto. No? Poi alla fine è il risultato, no? Fino a che tu hai la tua prospettiva e sai dove puoi arrivare, e gli altri non vedono la tua prospettiva, no? Ti danno del matto. Poi una volta che ci sei arrivato, dopo diventa dura, tocca dargli ragione per forza. Credo, sì. Basta, adesso fatemi un po' di domande voi perché sono logorroico. Te le faccio io, chiudo, però racchiudo tutto quello che abbiamo detto, che comunque Matti, anche appunto da quando hai messo il freno a sinistra, tutto, io adesso i numeri non li so di preciso, ma... So io. Appunto... So. Quante vittorie, allora quanti podi, ho fatto insomma. 19 pole position, 12 vittorie, 38 podi e numeri invidiabili. Premetto, nelle 12 vittorie sono molte di più quelle che poi ho buttato via, che potevano essere molte di più. Esatto, però coi se coi mano si va in bello. Sì. E quindi no, diciamo che c'è da dire che appunto insomma mi rimane l'ultimo gruccio, mi rimane sempre quel gruccio lì che è quello che io prima di smettere di correre in moto voglio diventare campione del mondo. Quindi è per quello che non sto mollando, perché ancora ci credo. Nonostante non sono più di primo pelo o qualche capello bianco. Da te ce lo possiamo aspettare. Però comunque. Sì, potrebbe essere un tipo... Mi viene in mente, sai quando è che mi sono poi gasato proprio di brutto, che mi ha detto non devi mollare, a vedere The Last Dance di Michael Jordan. Anche perché qui c'è un grandissimo aneddoto di Michael Jordan. Vai, sparo. Bellissimo. E 2005... Quando è venuto a Valencia. Io sapevo che era Valencia, però fattesse Michael Jordan caga a me che sono un pilota della 125, no? Lo vedevo con Vale fare i traversi, con i piloti della MotoGP e tutto. Praticamente io domenica faccio una gran bella gara, perché tutta la gara davanti, e poi all'ultimo giro mi passa Kallio. Io sto per incrociare Kallio, lui mi taglia la strada, un altro po' prendo il muretto dei box. Ma t'ha passato quello lì, mica Kallio. Grazioso. Mica Kallio. Grazioso. Questa era bellina. Applauso. Vai incipit. Lo becchi? Sei capace? Cosa vuoi? Applauso. Grazie, raga. E mi frega anche tal Maxi nel frattempo, perché lui mi ha tagliato la strada, mi ha portato via la gomma davanti. Ok, comunque avevo fatto una gran gara, no? La sera prendo un cartone di cappellini miei e vado a portarli alla clinica mobile col mio scooterino. Secondo anno di mondiale, non è che vuoi dire. Vabbè, me lo sono giocato quel mondiale lì, però. E vedo sto branco di persone attraversare il paddock ormai deserto la sera, domenica sera alle 6. Io passo dietro così e mi sento urlare Pasini. Mi sono girato così, no? E vedo questa immagine che tipo ancora adesso mi fa un po' strana pensarla, di Michael Jordan che mi sbraccia
Si vede, se sbraccia lui arriverà a 4 metri. Sì, perché tipo non è altissimo per l'NBA, ma lo vedi nel paddock di Valencia insieme a quelli di 1,60, 1,70, è sempre normale. E mi sbraccia, io non ho collegato subito tutto quanto. Quindi torno indietro. Cazzo, viene lì, mi ha fatto una festa mostruosa. Good race, era gasatissimo. Grande appassionato Michael esatto. Quindi io, fa conto, 19 anni, la mia faccia era questa. E quando hai rivisto The Last Dance, giustamente... No, aspetta, gli ho regalato un cappellino. Ok. Gli ho regalato un cappellino. Tra l'altro, dopo poi la sera alla festa della donna, lì c'è stata più confidenza. Okay. Vabbè. Giustamente. Esatto. Comunque gli ho regalato questo cappellino, no? Poi ho visto The Last Dance e lì mi sono gasato da matti, che non bisogna mollare. Bello. E io ci credo da matti in questa cosa qui. Bello. Mi piacerebbe fare un The Last Dance. Grande. Però tipo la chiamerei in un modo più romagnolo. Com'era il mondiale 20 anni fa rispetto al mondiale di oggi? C'è le più grandi differenze, le più grandi, insomma... Molto 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 diverso. Allora, secondo me 20 anni fa c'era un livello... Clima, cosa c'era un livello molto più alto, specialmente tecnico, anche c'era più diseguaglianza tra magari un team ufficiale e un team clienti, e il paddock era veramente molto più vivo. Mi ricordo che fino a che abbiamo dormito tutti i piloti col camper nel paddock, era una micro città, no? Quindi te non vedevi l'ora di andare nel paddock al mercoledì sera, perché magari mangiavi la piadina fuori dal camper, facevi le chiacchiere, facevi gli scooter, dormivano tutti nel paddock. Adesso è diventato più fighetto, no? E tecnicamente vedo una MotoGP super evoluta, mentre invece vedo le categorie inferiori un pochettino più in difficoltà, soprattutto a far selezione. Cioè, il talento vero viene fuori comunque, ci passa comunque, oltre queste due categorie. Ma io vedo anche tantissimi talenti bruciati, magari perché si sono trovati nella situazione sbagliata o nel momento sbagliato, no? E quindi vedo questa grossissima differenza qui, però una cosa che mi colpisce ogni volta che vado in pista nel mondiale è che il mondiale è sempre il mondiale. Cioè, quello che impari a fare il motomondiale non lo puoi imparare da un'altra parte, nel senso, chi viene dalla Superbike farà sempre fatica nel nostro mondo, perché è sempre uno scalino sopra su tutto. Dalla preparazione, dalla preparazione, dal come entri in pista il venerdì mattina, terzo giro sei già hai capito, il format, la parte tecnica. Infatti sono stati veramente pochi quelli che sono riusciti a fare qualcosa venendo dalla Superbike in MotoGP. Mi ricordo, posso dire un Bayliss, posso dire un Edwards, posso dire uno Spieth che ha vinto una gara, un Crutchlow, ma di quelli che ne sono passati saranno il 3%. Ah sì. Hai capito? Hai fatto anche, a oggi sei commentatore di Sky, ti ascoltiamo tutte le domeniche, hai corso anche in macchina. Ho corso anche in macchina, sì, per riuscire a capire che era troppo presto per correre in macchina. Esatto. Però no, sì, allora è stata una cosa molto strana, perché io ho sempre girato tanto. Poi voglio sentire, no? Se è così meglio le moto dei kart. No, adesso sono diventato grande appassionato dei kart, però adesso che vai un pochino più forte ti piacciono di più. Sì, no, realisticamente sì. Soprattutto però... adesso questo glielo diciamo a Fisci. Perché te sei anche kartista. Fisci non lo sa, Fisci. Allora, l'esordio coi kart in Migno è stato traumatico, ma anche come perché per tutti comunque, ma anche chi perché esordisce coi kart, insomma, prende sempre una bella legnata. Sì, perché comunque soprattutto Sport quelli di oggi che non hanno mai guidato i due tempi, montano lì in disastro. Sì. Però è esordito in un kart da grande, cioè tipo non proprio da grande perché è una categoria superiore, proprio perché tipo guidava il kart di Marini. Okay. Hai capito? 1,90 m contro 1 metro e un po' meno di 90. Io un 80 sono. Un po' meno di 90, no?
Poi lo step è stato che gli hanno fatto le prolunghe, sai, come quelli dei film, hanno fatto le prolunghe ai pedali, le prolunghe al volante, no? L'ha messo a posto e lì ha capito che poteva essere uno sport. Io lo sapevo, dopo mi sono sistemato un perché pelo. ha girato per un bel periodo con... Scappavo via dal telepace. Sì. Dopo, al terzo giro si dice guardi le stelle, no? Quando col kart sei cotto. È così, no? Guarda l'immagine. Collo che proprio va dove vuole. Esatto. E quindi, no, allora, sì, macchine. Nel 2021, gennaio, prendo il furgone e vado a girare col kart a Bigliarino. Lì conosco un ragazzo che aveva un team di European Le Mans Series, dove aveva un LMP2 e un LMP3, che mi vede girare, viene da me sotto la tenda e mi dice: Matti, no, madonna, vai forte, ma non ti interesserebbe provare a correre in macchina? Ho detto in quel momento sì, però c'era caso, sì, ero a casa, tra l'altro era subito dopo il Covid. Sì. O subito prima? Subito dopo? No, dopo il Covid-20. Sì, subito dopo. E mi fa... Gli ho detto sì, però non ho il budget per correre con le macchine, perché è abbastanza più alto di quello di correre in moto, no? E mi fa: guarda, io ho un team, ti piacerebbe provare l'MP3? Ho detto: dove? Quando? Cosa devo fare? Presente? Ci sono. E da lì sono andato praticamente a girare a Cervesina. Ho fatto praticamente una 50 di giri, il record della pista. Perché venire dalle moto, record della pista e guidare la pista, il record della pista di Cervesina, tipo è come andare a fare il record, non lo so, del pistino del Menga, no? Quindi serviva poco. Però ci avranno girato 3 LMP3. Esatto. Bastava che giravo io con l'LMP2. Comunque la macchina mi piaceva e sono andato molto bene. Mi hanno portato a fare un altro test invece tra quelli veri a Barcellona, perché dici: ok, adesso abbiamo fatto Gran Turismo, adesso andiamo in mezzo a quelli veri, no? Come diceva Giorni di Tuono, adesso fattene una tua e vieni a girare con quelli veri. Bel film, Giorno di Tuono, bello, non l'ho visto mai nessuno. Days of Thunder. Tra l'altro quell'anno lì ho corso con i colori di Days of Thunder, perché la macchina era gialla e verde, te la ricordi? Sì. Esatto. E quindi vado a fare sto test a Barcellona in mezzo a tutti gli altri e cavolo, ho fatto la pole position. In mezzo a piloti dell'MP3? Dell'MP3. E allora questi qui mi hanno fatto correre praticamente, e il problema è che lì, essendo una gara endurance, il format è molto diverso, dipendi molto dai tuoi compagni. È chiaro. Io ero quello che guidava di più perché ero bronze, quindi guidavo 2 ore, ma le altre 2 ore le facevano gli altri. E diciamo che fino a che non ho avuto i compagni buoni ho faticato un po'. Poi dopo mi ha messo con 2 compagni buoni, abbiamo vinto una gara, fatto 2 podi e... Ti sei divertito? Mi sono divertito, ma poi... Cosa manca rispetto alle cioè cosa hai sentito in meno? Un buon giovedì mi viene da caricare l'R1 nel furgone e venire a girare a Misano e poi sono entrato in pista a Misano con l'R1 e tipo poco prima del curvone o poco dopo, non mi ricordo esattamente, mi sono detto dentro il casco: ma che cazzo corri a fare in macchina? Poi pure se cioè, proprio così, proprio così. Vera, sì, però la moto, ragazzi, io ancora in quel momento lì mi sentivo forte e me la godevo, mi dava proprio un sacco di gusto. E lì, proprio quel giorno lì, mi sono detto: fino a che riesci ad essere veloce in moto e riesci ad essere prestazionale, continua con la moto. Poi per le auto c'è tempo, perché comunque la macchina è sempre difficile, specialmente quando lo fai ad alti livelli. Però è uno sport meno faticoso fisicamente, meno esposto ai rischi, meno esposto alle cadute, cioè già essere dentro piuttosto che sopra e non sei sicuro di non cadere. Esatto, cambia molto il metro, no? E quindi lì ho proprio deciso di continuare a tenere duro con le moto, ma tornerò in macchina. Ok, tornerò da più vecchio. Ok. Cioè più vecchio di così. Questa è la notizia. No, notizie ancora no. Dopo ci sono tutti gli altri tasselli da mettere insieme. Però ci tornerò. Sta il pensiero intanto. Magari diciamo che ho fatto
ho questa idea meravigliosa, no? Perché in macchina per correre ci vogliono veramente molti soldi, mentre sulle moto ancora chi ha talento viene pagato. In macchina, a parte Formula 1 o i super talenti, per fare i campionati tipo quelli da vecchietti, no? O quelli da, diciamo, non la Serie A, la Serie B, tocca pagare e costa un sacco di soldi, no? Quindi ho questa malata idea di dire, ho fatto la Restec, quindi perché in tutto questo ho fatto anche un po' l'imprenditore, no? Durante il Covid ho fatto questa aziendina che fa i simulatori. Ho fatto la Restec e gli voglio far talmente tanto successo per potermi autofinanziare quando correrò in macchina. Ok. Perché comunque è inerente. Se Team te ci pensi, Restec. no? Ti porta anche magari del ritorno. No, il ritorno più che altro li tocca lì, mi sa spendere. che se n'è poco. Beh, no, ce n'è per carità, però comunque la priorità è sempre che tocca spendere. E tra le tante cose che appunto hai portato avanti in maniera dignitosissima c'è anche appunto quella del commentatore. Cioè, come va a commentare? Immagino che guardare gli altri, commentarli non sia anche, però devo dire, da casa, se dovessi far finta di non conoscerti, solo di ascoltarti, mi piaci, cioè, ok, perché se mi conosci vuol dire che non ti piaccio. No, vabbè, cioè, tipo magari... quando sono di persona ti sto sui coglioni. Matti, no, è che per dire, cioè, si sa che tiferei per te anche a livello di commentatore, però sei bravo e come va? Cioè, comunque è una bella... ti diverti con la Ross, allora, Triolo. Devo dire che la famiglia di Sky è veramente figa, perché comunque parte in esatto. parte. È figo perché con Trito ho un rapporto molto bello, mi piace molto me come commentatore perché principalmente è un appassionato, no? Quindi è uno che ti fa col cuore, è uno che quando vede un italiano vincere gli vedo le lacrime agli occhi, e questo qui da pilota, che sono in cabina di commento, mi dà veramente molto gusto, cioè mi fa dar valore ai sentimenti che mette nella telecronaca. Ah sì, poi magari l'ha fatta anche per te, per dire. No, perché quell'anno però... lì non commentava lui. Ah. Infatti quell'anno lì non commentava lui e però adesso mi piacerebbe quando fai le wild card è carico. Carico, ma mi piacerebbe regalargli. Salutiamo calorosamente Rosario Tiro. Ciao Ross. Ciao Trito. Grande. Mi piacerebbe regalargli una grande emozione. Ma quali in realtà non solo una. Ma quali sono le beghe più grosse? Di fare il commentatore? Se ci sono delle beghe, perché... Allora, sicuramente per un romagnolo è... tenere a bada le S, gli accenti e le parolacce. Diciamo. Esatto, gli intercalari romagnoli che sono un pochettino fuori luogo. Però l'esperienza, come ti posso dire, di fare il commentatore, se non l'avessi fatta a Sky, secondo me mi sarei già stufato dopo 2 gare. Invece a Sky, con Guido, con Sanchio, con la Vera, siamo una bella famiglia. E quindi per quanto mi possa dar fastidio stare dietro lo schermo invece che dentro, però da una parte mi consolo perché comunque l'ambiente è veramente bello. Sicuramente è più facile che fare il pilota, perché adesso che faccio un po' mi rendo conto che quando sono seduto lì così a parlare degli altri è facilissimo. È sempre bello parlare degli altri. Quando sei di qua quando sei invece che il giudice, il giudicato, è più una bega. Ti dirò che è una bega. Però anche lì ho imparato tantissime cose, guardare, osservare, vedere un altro punto di vista, sempre figo. Quindi non mi dispiace neanche fare il commentatore, anche se non dispiace neanche a noi a volte sono triste. Ti viene... sì, chiaro, immagino. Io e Matti, prima di salutarci, sono veramente contento di questa puntata, veramente figa. Voglio che mi spieghi il casco, ma nel frattempo un piccolo aneddoto. L'anno con Totti come team, com'è stato avere un Totti nel team? Non è un Totti nel team, tipo, allora mi ricordo, ho 2 immagini del capitano. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Tu pure. Allora, applauso subito. Applauso subito, il capitano è uno. Che poteva esserci in questo momento una spedizione in Germania a questo punto. Esatto, ho avuto la fortuna di vincere la mia prima gara con il capitano. E era lì presente? No, non era presente. Però io ho 2 immagini importanti, anzi 3.
di Francesco. Ciao Francesco. Ah, Francesco. La prima, quando l'ho conosciuto alla presentazione del team, che mi ricordo questa scena, poi proprio lui era proprio nel momento top nel 2005. Sì, 2005-2006, l'anno dopo avrebbe vinto il mondiale. Totti capelli lunghi, diciamo. Esatto, Totti capelli lunghi. E io praticamente mi ricordo che ci siamo seduti a sto tavolo per fare la conferenza stampa e lui è arrivato con questi pantaloni un po' larghi, no? Così, e ho detto, oddio, guarda lì andavano i pantaloni stretti, no? Con le ali dietro, esatto. Poi tipo si è messo da sedere e i pantaloni, il problema è che erano pieni. Quindi mi ricordo queste gambe enormi, veramente enormi. Per cacciare quelle sassate da 30 metri. Poi mi ricordo la sera della Cina, dopo la mia prima vittoria, perché in Cina, sai, fuso orario, ti ricordi che c'è quando vai dall'altra parte del mondo, c'è il fuso orario, no? Sì. Ok. E quindi noi arriviamo la sera a cena. A un certo punto mi viene, non mi ricordo se Christian Lundberg o Valerio Sbarra, che era due grandi personaggi di Roma, erano Mimì e Cocò, erano i capi sostanzialmente. Cioè, quindi parentesi bellissimo, i capi del team, diciamo, erano sai che Christian Lundberg e Mario Martini, perché era mio, perché Mario era l'elettronico e Christian era il capotecnico. Attualmente Mario Martini, capotecnico di Joe Roberts in Moto2, leader del mondiale e personaggio fondamentale della mia carriera, perché io tutte le mie gare, a parte Mugello 2009, le ho vinte con Mario Martini nel box. Cioè, penso che dato? Cioè in 20 anni. 15 anni. Christian Lundberg invece personaggio principale, capotecnico principale del team Leopard di tutti questi ultimi anni, e Valerio Sbarra altrettanto nel CEV, nel Team Chatti, che tra l'altro quest'anno mi sono ritrovato perché quest'anno mi dà una mano anche il Team Chatti, quindi è nel box con me, no? E quindi sì, tutti personaggi particolari. Tra l'altro Christian Lundberg, breve incipit, è uno di quelli insieme a Mario Martini che mi hanno insegnato, penso, di più nella mia carriera. Anche ci metto in mezzo anche Giovanni Sandi e Massimo Branchini, attuale capotecnico di Franco Morbidelli. Sì. E poi chi è che ho detto? È Giovanni Sandi, che è stato fino all'anno scorso il responsabile del team Italtrans. Sì. Quindi team esperienza nel team NGS era quell'anno di Totti? NGS. Bellissimo. E quindi ti finisco di dire, in Cina, la sera noi eravamo a cena, mi suona il telefono, numero sconosciuto, perché io non avevo il numero di Francesco, anche perché i cellulari allora, tipo io ero mezzo con l'antenna. Esatto. E mi ricordo, faccio pronto? Brutto. Mattiso, Francesco. Io ero già vabbè, godevo come una bestia. Avevo vinto la mia prima gara al motomondiale, quindi era il giorno più bello della mia vita. E mi ha fatto i complimenti così al telefono e cavolo, me li sono goduti veramente da matti. Bellissimo, Francesco Totti che mi chiama per farmi i complimenti, è stata una bellissima soddisfazione. O vincere anche la prima gara. Ti sto invidiando, grande. Esatto. Tra le tue nuovi, insomma, business o comunque impegni di cui ti stai occupando, c'è la Restec, con la quale, ripeto, ci tengo a sottolineare che siamo qui proprio ospiti della Restec, il nostro podcast. Cioè, com'è nata la Restec? Cosa hai fatto? Cosa stai facendo? Com'è nata? Come si è evoluta? Bella domanda. La Restec è nata principalmente sotto il Covid. In quei 2 o 3 mesi che ero lì a casa, essendo un iperattivo, uno che ha la testa sempre che va, non potendo fare niente, noi siamo sempre stati appassionati di simulatori, tant'è che d'inverno anche te, no? Facevi le sfide con noi, ma PlayStation, volante da 50 euro, e gran foto su WhatsApp con replay, perché doveva essere approvato il tempo. Bellissimo. Qui ci tengo a salutare tutti i team. Tutto il team di Gran Turismo, ciao Uccio, Brivio, Vale, Cadalo, tutti che c'erano. Frankie, Fulà, cioè mi ricordo delle scene. In realtà le sfide le ha iniziate Frankie, che ha fatto la prima sfida, poi ha smesso. Poi ha comprato il simulatore e poi ha smesso di giocare. Poi basta, poi ci ha appassionato tutti a noi. Vabbè.
E quindi da lì, sotto il Covid, cercavo un simulatore da mettere a casa, non l'ho trovato come mi piaceva a me, allora ho detto, vabbè, lo faccio. Mi sono sentito con un mio amico disegnatore, abbiamo disegnato questo simulatore e lì praticamente sotto il Covid, sai che si smessaggiava, si chattava, così, praticamente è venuto fuori che un mio amico, prima che sponsor, ma che uno sponsor che mi ha aiutato dall'inizio della mia carriera, da sempre, appassionato di gioco, lo ha visto e mi fa no, ma dai, no, allora ne facciamone 4-5, 5-6 per me, per i miei amici, lo voglio anche io. E così è nata praticamente la Restec, che oggi è diventata una realtà già mondiale, in grandissimo sviluppo, che mi occupa tantissimo tempo. Però con una prospettiva... Ti dà anche delle belle soddisfazioni da fuori a vedere. Sicuramente mi ha dato delle soddisfazioni incredibili, perché cioè partire da un'idea e oggi poter dire di essere un'aziendina mi dà veramente gusto, perché siamo partiti veramente da un foglio bianco in 3 senza niente e oggi ci stiamo cavando delle soddisfazioni. Quindi diciamo che da lì è partito tutto e vediamo dove arriverà, perché secondo me c'è un grandissimo potenziale. Ho sentito parlare anche di simulatori di volo addirittura. Adesso non spoilerare. Sì, No, vabbè, ho sentito dai. parlare, non ho detto altro. Lo metteremo. Prima di concludere, come sempre, ci tengo a descrivere, a scoprire i cimeli che portate qui a Make Bubble, in questo caso il tuo casco di quest'anno. Con aggiunta di un secondo casco? Con aggiunta di un secondo casco che mi giro per indicare. Dai, vai, Fish, in diretta. Vai a prendere. Vai in diretta, vai in diretta. Fishy, vai. Senza... Partiamo da questo, perché questo qui è importante. Allora, lo prendo, io te lo prendo, te lo giro e tu me lo vai a descrivere. Va bene. Va bene, Matti? Okay. Va bene, Andri, non mettere le dita sulla visiera. A me me lo dici. Ragazzi, dovete sapere, qui guardo in camera, che quando... tu vai a fare le verifiche tecniche, no? Sì, le verifiche tecniche, la gente, questo per i motociclisti è dimmi se sbaglio, la base, le mani sulla visiera, mai, come mettere le mani sugli occhiali. Questo è un oggetto sacro. Che cazzo tocchi la visiera? Ci devo guardare i 300, chissà cosa tocchi. Quindi il casco va sempre preso nelle guarnizioni, nei punti, e va sporcato il meno possibile. Tutorial di come maneggiare i caschi da corsa. Allora, guarda, abbiamo 2 caschi, perché in realtà Fish ha portato anche l'altro. Fish, prendilo te però, perché quello lì lo tiene Mino. Quindi dopo il tutorial esatto, lo andiamo a prendere dalle guarnizioni, cercando di mostrarlo in tutte le sue forme. Partiamo col mio, direi. Esatto, sono 2 caschi molto importanti per me, perché allora, questo casco qui, che è stato fatto da Davide. Salutiamo. Ciao Davide. Ciao Did. E da Aldo, perché questo qui in realtà è il primo casco che veramente hanno segnato in collaborazione, quindi lui, Aldo e Davide insieme nello stesso luogo. È stato tipo una roba mistica metterli insieme, perché i designer sono tutti molto particolari, no? Vivono di aura propria, però è stato figo riuscirlo a fare. E praticamente questo qui è un casco a cui sono molto legato, perché è sempre stato il mio casco, ma soprattutto quest'anno, negli anni tipo dal 94 al 2024 è variato, ma quest'anno, essendo il 30° anniversario, è ritornato alle origini. 30° anniversario di che cosa? Di questo casco. Del casco di Mattia Pasini, quindi. No, perché in realtà è il casco di Luca Pasini, che poi è stato tramandato a Mattia Pasini, no? Quindi nel 94 con questo casco qui mio babbo ha vinto il campionato italiano 7,5, lo stesso anno che poi ha vinto Vale, il 125 Sport Production. E c'è una foto bellissima a Misano dell'ultima gara, dell'ultima finale, quando lui ha vinto il campionato italiano, con questo casco sul podio e mio babbo che tiene in braccio me, che all'epoca ero tipo un bambino rompicoglioni, piccolino, così, no? E quest'anno, essendo il 30° anniversario, mi sono fatto questo film, poi vedremo se avrò ragione oppure no, che mi piacerebbe rifare quella foto lì, però tipo bello. Tipo all'incontrario, quindi esatto, quindi siamo ritornati alle origini del casco, quindi proprio al primo vero design che c'è stato, che era praticamente il becco dell'aquila
e il suo artiglio, no? Quindi era un disegno molto stilizzato, semplice, pulito, ma con questo concetto di aquila, no? Quindi mordi e graffia, no? E quest'anno l'ho rifatto, quindi vedremo se a Misano riuscirò a rifare quella fottuta foto. Il simbolo del casco del SIS, questo, no? Sì, quello lì è il caschettino del SIS, che era il suo simbolo che usava un pochettino più gelosamente dappertutto, nelle parti più intime, quindi cupulino, casco, roba del genere. Che scritta Mattia. Matti. Questa mi sembra appunto molto minimoto. Molto minimoto, perché ti ricordi che una volta sulle minimoto, sul cupulino, si scriveva il nome col pennarello, no? Okay. E normalmente lo scriveva mio babbo. In questo caso l'ha scritto Aldo, ma l'ha sempre scritto col pennarello. Okay. Quindi è vero. Il caschetto del SIZ che ho su tutti i miei caschi da purtroppo il 2011. I loghi dei designer. E questo ritorno alle origini. E questo è il casco attuale, ma adesso arriva una chicca importante, dalla quale non mi inserisco neanche. Fisci tiene in mano un oggetto di cui sono veramente molto geloso. È una cosa che è stata molto difficile per me da fare, perché questo qui ho deciso di farlo per Misano 2017, esatto, bravo Migno, perché sono vecchio e ogni tanto mi ricordo. No, ma non è che sei vecchio, sei un'enciclopedia. È stato un casco molto pesante da decidere. Mi è sempre piaciuta l'idea di riuscire a portare Marco in pista, perché comunque alla fine è una cosa che mi porto dentro di me. E quindi volevo giocarmi questa replica, alla fine è una replica pari del casco del SIS, no? pari del casco di Marco, quindi indossare il casco di Marco, ma lo volevo fare in un momento dove gli avrei potuto dare il valore, avrei potuto rendere onore. Esatto, avrei potuto rendere il giusto onore a questo casco. Ho deciso di farlo a Misano. In un anno in cui andavi forte, perché in 17 esatto. E quindi ci ho fatto la pole position. Qui tra l'altro c'è anche, guarda, quel logo lì l'ha disegnato la Marti, che ormai è diventata una donna da allora che era una bambina. E visto che mi criticate, ma quel weekend piove. Passato remoto di piovere. E insomma vabbè, sì, dici che però di cazzo l'altra volta avevo vinto. C'è la visiera da bagnato? No, per dire che ricordava, aveva fatto la pole, poi dopo piove e ti sei chiusa la 4, insomma. Esatto. Comunque è stato veramente un momento molto emotivo il sabato mattina quando l'ho indossato e ci sono uscito dai box. Mi ricordo Pecco che mi è passato di fianco e mi ha bussato sulla gamba nella pit lane e mi ha fatto un bel gesto, me lo ricordo. E purtroppo non sono riuscito a portarlo sul gradino più alto del podio, perché ho fatto la pole position e poi domenica, come hai detto te, ha piovuto. Quel giorno lì la pista era veramente insidiosa, tant'è che ne sono arrivati tipo 12-13 di 38 e siamo cascati tutti, tra cui sono cascato anche io e non l'ho portato sul gradino, però almeno la pole l'ho fatta. E sto pensando, se mai dovesse ricapitare che tornassi a fare una stagione intera, cioè quindi ormai siamo bella vicini, cioè o il prossimo o niente. Dai. Esatto, perché io ancora ci credo. E se rigiocarmelo, perché mi piacerebbe tanto portarlo sul gradino più alto del podio un'altra volta questo casco. Scusa, però questo qui non è il momento adesso delle domande di Instagram. Io aspetto il momento di... È ora blu a Porto Verde. È l'ora delle domande su le domande di Instagram. Allegria. Allora, detto ciò, Neno più si scrive su Instagram. Perché non sei andato in Superbike così secco, senza senza dire niente? Chi ha mai chiesto niente? Bellissima domanda. Anche così, non l'ho mai sentito il mio mondo, dato che magari non ne ho neanche mai fatto parte. Però ecco, il mio mondo ho sempre sentito di più il mondo del motomondiale mio. Ci aggiungo io così. Precludiamo? No. Non si preclude mai niente. Notizia questi amici di Motosprint. Però ormai anche lì vanno di moda tutti i giovani. Una volta Superbike era per i vecchi, adesso è diventata per i giovani anche quella. E allora andiamo in controtendenza. Invece ci scrive Pasquale.Martinelli. Quanto è difficile fare poche gare all'anno e andare forte subito con gente che guida tutto l'anno?
È una bella bega, però purtroppo la situazione quella è, e come ho detto a inizio puntata, tocca fare il massimo con quello che si ha. Terza e ultima domanda della rubrica per oggi con la puntata di Mattia Pasini. E delle domande dell'Instagram. Allora, ci scrive CC Asini, credo sia Casini. Ok. Come mai il numero 54? Chi ci vuole? Non voglio essere, non ci voglio. Okay, faccio dei danni. Allora, il numero 54 è una storia molto lunga. Non è vero. Nel 94 mio babbo praticamente, dopo anni di sfortune, perché volevi il tuo numero, si è andati a fare le gare. Si diceva una volta, siccome andavi a fare le verifiche il venerdì e ti davano il numero, non è che te lo sceglievi il numero, cioè te ne avevi delle verifiche e il commissario ti diceva: ok, sei il 20°, corri col 21. Tipo quando vai a fare la maratona ti dà la pettorina. Bravo, esatto, non rompere i coglioni, questo è, no? C'era un po' di moda che qualcuno aveva il suo numero, ma c'è il 34, c'è il 54. E insomma, quell'anno lì si era rotto questo tabù e si è detto: ok, andiamo a correre col numero che ci diamo. Corse col numero 54, vinse il campionato italiano col numero 54 e poi lo stesso anno, nel 94, vinse anche lo stesso numero, vinse a Miss Italia, che è la prima Miss Italia di colore che ci fu nel 94, non mi ricordo il nome. Aveva il numero 54. Dai, dillo che il 54 l'hai scelto per Miss Poi Italia, aspetta. Poi dopo, tipo l'anno dopo, l'ho usato io, ho vinto il campionato italiano e quindi lo abbiamo decretato il nostro numero fortunato, no? Fino a quando nel 96, dopo che io ho vinto il campionato italiano di minimoto contro Manuel la sera alla festa tipo una cena alla Torre Folk di Sant'Andrea in Besanigo, però per noi era una grande festa. Il galà, esatto. E mi disse: guarda, quando io correrò nel motomondiale userò il 54, no? E io gli ho detto: va bene, ok, però fino che non arrivo io, perché io ero più piccolo di Manuel, no? E quindi lui ha usato davvero poi il 54, ci ha vinto qualche mondiale nel frattempo, tutti i miei inciampi. Sono arrivato un pochettino più tardi, ma ho esordito nel mondiale col 54 perché Manuel faceva già la 250. Nel 2005 lui tornò in 125 e ci siamo sentiti al telefono, perché io avevo il diritto al 54 in quel momento lì, in realtà, perché essendo presente nella categoria col numero non me lo potevano portare via, no? Però effettivamente lui ci aveva già vinto 2 mondiali. E quindi cosa fai, cosa non fai? Gliel'ho lasciato, sono andato al 75. Che questa è una bella cosa, perché sarebbe un 54 ribaltato. Esatto, bravissimo, perché è il 54 letto alla rovescia. Se tu ribalti di 180 gradi il 54 non ce l'abbiamo. Però viene il 4, no? Il 4 è il 7 e il 5 il 5. Il 5 il 5. Cazzo. Quindi sei proprio... E quindi ho fatto tutto il periodo fino al 2000 e fino a che non c'è stato l'incidente di Marco. Ho corso col 75 e poi dopo l'incidente di Marco ho deciso di ritornare al 54 e da lì ho usato sempre il 54, a parte gli ultimi anni che praticamente mi ha rubato tutti i numeri, tutti, perché sono andato a fare il wild card il primo anno, 34, non c'era il 54, 19 esatto, 11, però 11. Ho pescato bene, Allora 34 Kevin, previa sua autorizzazione, saggia. 19 Kevin. Esatto, Kevin 19 John Kocinski. Non gli ho chiesto l'autorizzazione perché non c'ho il numero, però l'ho fatta per lui perché io ero il suo grandissimo tifoso ed è stato il mio primo numero quando avevo 4 anni sulla minimoto. 11 sempre John Kocinski, perché ero un grande tifoso di John Kocinski, quindi diciamo che mi sono attenuto sempre alla passione, alle origini, tutti al tifo. Buoni, quei tifo buoni. Ci siamo? Perfetto. Non mi rimane altro che ringraziare. Abbiamo già finito, ma so che avresti voluto continuare. Però non mi rimane altro che ringraziare il nostro ospite Mattia Pasini, il mio amico Filippo Carloni, la regia. Grazie pubblico. Soprattutto a voi ragazzi, a presto. Questo è Mick Bubble, that's Mick Bubble baby. Ciao. Grazie Mig, grazie Filo. Grazie.